Test, test audio, test audio, test audio. Ok? Test audio numero 2. Test audio numero 2.
Buongiorno. Assessore Giacenti, buongiorno.
Sì. Dopo la giornata, perché c'è la mattina. Buongiorno. Anche Schio? Sì, Ah, non si detiene. aspetta ti dico. Buongiorno a tutti. Direi di dare inizio alla seduta. Chiamo i consiglieri a prendere posto, grazie. Peraltro complimenti per la puntualità, spacchiamo il secondo. Prego, prendete posto che iniziamo. Prego. Bene, iniziamo. Seduta del 28 aprile 2026. Una breve comunicazione. Ci sarebbe l'opportunità di fare a fine consiglio in maniera molto veloce una capigruppo. Così consegno il calendario dei consigli fino a fine luglio, in modo tale che c'è modo per tutti di pianificare e eventualmente anche per trovare un accordo rispetto ai punti da iscrivere. E abbiamo anche una lista. Scusate, Rigo, a inizio consiglio, dove cominci? Dai. Abbiamo anche una lista di provvedimenti in lavorazione in maniera tale che con questa conferenza di capigruppo decisa le priorità, poi avanziamo di default sia con le mozioni che con le interrogazioni a risposta immediata e così via. Allora, seduta di oggi, al primo punto, approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Se nessun consigliere chiede di fare osservazioni, si intende approvato il processo verbale dell'8ª, 9ª e 10ª seduta pubblica di giovedì 26, venerdì 27 e martedì 31 2026. Secondo punto. Rispetto alle comunicazioni vi dico che hanno presentato congedo il vicepresidente Michalizzi e la consigliera Martini. Terzo punto, interrogazioni e interpellanze. Viene dato per letto l'elenco delle interrogazioni e interpellanze allegato all'ordine del giorno e pubblicato sul sito istituzionale. Punto 4, risposte della Giunta alle interrogazioni e interpellanze. Primo punto. Interrogazione del consigliere Montanariello. Arriva Veneto SRL, appalta i servizi fino all'estate per il 2027 per carenze di personale, ma nel frattempo in tutto il Veneto si distaccano autisti per i giochi olimpici. La Giunta regionale vuole intervenire a garanzia del servizio ordinario di trasporto pubblico locale? Punto di domanda. Risponde l'assessore Ruzzo. Prego, consigliere Montanariello. Grazie Presidente, non la leggo tutta per motivi di praticità, ma l'oggetto è che sostanzialmente, mentre era una vicenda nota anche su alcune corse dell'Urbano Chioggia, dove erano saltati dei servizi perché Arriva aveva dichiarato che mancavano autisti, mentre anche nell'extraurbano, la linea che hanno in affidamento dalla città metropolitana, quindi tutta l'asta della Romea, era stato più volte venuto a mancare il servizio, era venuto a mancare il servizio per carenza di autisti, che era diventato quasi un mantra, un palliativo da dire mancano autisti, non si possono fare i servizi. Dopo su questo, Assessore, io credo che lei ha una grande sfida davanti, cioè che un soggetto, e non vale per Arriva, vale per tutti, anche per le aziende partecipate dal pubblico, che vince un appalto di servizio pubblico e ci dice che non ha autisti, deve decadere e andare a casa.
perché chi partecipa a un appalto di servizio pubblico deve garantire il servizio pubblico. Se dopo le stesse aziende, non è il caso di Arriva, ma è il caso di una qua di fronte, dicono non abbiamo gente perché si licenzia, perché rivedono i contratti, vuol dire che l'azienda non può fare più servizio pubblico perché non è più gli autisti, non è un problema mio, tu, altrimenti la prossima volta non partecipi se non ci stai nei costi, ma non puoi dirmi che non trovi gli autisti magari dopo che gli hai tagliato le condizioni di qualità di lavoro e si licenziano. Detto ciò, torno sul tema di Arriva, che non era nell'oggetto della seconda specifica e ne ho approfittato con la bontà del Presidente, ma mentre non si trovavano autisti per i servizi, vediamo che c'è una ricerca interna per mandarli a confine per partecipare al trasporto delle Olimpiadi. Io non ho nulla contro il trasporto delle Olimpiadi, ma se un soggetto fa servizio pubblico deve garantire prima quello. Grazie consigliere. Assessore Ruzza, prego. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. L'interrogazione richiede delucidazioni in merito alle modalità di organizzazione del trasporto pubblico locale afferente al bacino territoriale e ottimale della provincia di Venezia. A riguardo si evidenzia che la competenza è di soggetto diverso dalla Regione del Veneto. Infatti si evidenzia che la Regione del Veneto, in relazione a quanto segnalato, non esercita alcuna funzione di programmazione e gestione dei servizi e, nel caso di eventuali irregolarità del servizio stesso, non svolge qualsivoglia attività di verifica e controllo della regolarità delle prestazioni eseguite. Tali funzioni sono infatti poste attualmente in capo all'ente di governo del bacino territoriale e ottimale di competenza, che nel caso specifico è la città metropolitana di Venezia, ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011 numero 388. Se ho ancora qualche secondo, però, per quanto giustamente il consigliere Montanariello chiedeva e esplicitava nel suo intervento, ho fatto fare anche un'integrazione, giusto per avere anche qualche dato aggiornato e anche per rispondere a quanto lei appunto mi chiedeva. La città e questo viene specificato da una nota integrativa che ho personalmente richiesto, anche se non era funzione di controllo, non ha funzione di controllo la Regione del Veneto. La città metropolitana di Venezia, con nota protocollata 12.506 del 25 febbraio, ha precisato di aver autorizzato la società Arriva Veneto al subaffidamento del servizio a favore della linea SPA a causa della perdurante carenza di personale di guida nel mercato del lavoro, che l'autorizzazione è limitata al periodo 26 gennaio 26 e fino al 9 giugno 27 e che la società subaffidataria, la linea SPA, ha messo a disposizione personale di guida aggiuntivo per il quale è stato applicato il contratto collettivo nazionale di categoria e che durante il periodo in cui si sono svolti i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina il servizio sulla tratta Venezia-Chioggia è stato svolto regolarmente e che non risultano segnalazioni da parte dell'utenza relative a mancate effettuazioni di corse. Tra l'altro, solo per precisazione, così vado a concludere, per quanto riguarda il distaccamento degli autisti, le avevo già risposto per iscritto a una precedente, mi sembra del 5 febbraio, sua interrogazione per iscritto, che non vi è stato nessun, diciamo così, dislocamento di altri autisti verso altri luoghi. Grazie Assessore. Consigliere, prego per la replica. Sì, Assessore, io nutro stima, rispetto e tenerezza politica per lei, però credo che lei ha dato due risposte e ha sbagliato due binari. Il primo, mi permetta di dire, il fatto che c'è la città metropolitana o le province che sono competenti con gli enti di governo non è solo il fatto che la nostra è una materia esclusiva, ci devono rendicontare, tant'è che nell'ultima legge, mi pare la 4 dell'anno scorso, che abbiamo rivisto la 25 del 98, c'era inserito anche dentro una percentuale di chilometri che di 3 anni in media potrebbero anche non rendicontare per i servizi, no. Quindi questo dimostra che... Due, Assessore, questo dimostra un ritardo anche di questa Giunta, non di quella prima, di questa, perché con la nuova legge che abbiamo fatto, che ha sostituito la 25 del 98, non ci saranno più gli enti di governo, ci saranno le agenzie dove la Regione sarà dentro con diritto di voto qualificato, diritto di veto, programmazione sui servizi e controllo su quello che avviene. E se oggi noi siamo lì a dover dire che c'è ancora un altro che su una materia esclusiva nostra non possiamo intervenire in modo diretto,
è perché voi non avete fatto quegli atti propedeutici che questa Giunta con questo Presidente dovevano fare per dar gambe alla grande riforma del trasporto pubblico locale che abbiamo fatto in Veneto con un voto bipartisan, perché l'abbiamo votata tutti, una delle manovre più importanti, perché riporta la Regione al centro del dibattito su una sua materia esclusiva. Allora io non do le colpe a lei che è ancora in pantaloncini corti su questa Giunta, mi permetta, in senso che siete arrivati ieri, però capisce come a volte i ritardi che voi credete che siano sottovalutati ci portano a non esercitare la competenza dove la legge esclusiva nostra, i soldi li diamo noi, devono rendicontare a noi 3 assessori, chiudo Presidente l'ultimo secondo, recupero quello di prima. Guardi che in politica la forma è sostanza, se a me manca la corriera per quello che io ti pago e hai fatto un appalto per il servizio pubblico, che quella settimana saltano corsi o no, tu fai il servizio pubblico e la Regione controlla che questo avviene, anche tecnicamente, non solo politicamente. Grazie consigliere. Altra interrogazione risposta immediata, sempre presentata dal consigliere Montanariello, è il secondo punto, l'interrogazione numero 12, crisi Superjet, dopo 3 anni nessuna svolta. Quali politiche intende adottare la nuova giunta regionale per salvaguardare i lavoratori e il presidio industriale di Tessera Venezia? Allora diamo la parola al consigliere Montanariello, poi replicherà l'assessore Pavanetto di concerto con l'assessore Bitonci. Prego consigliere. Sì, grazie Presidente. Ha ragione, perché avevo scordato che in questa Giunta le deleghe sono a pezzi, quindi anche sulle vertenze... Consigliere, parli delle interrogazioni. Sì, è propedeutiche, mi risponde in 2, non credo di essere così importante, però no, la vicenda di Superjet credo sia abbastanza nota anche all'assessore Pavanetto, che credo più volte se ne sia anche interessato ad onor del vero. Però credo che questa interrogazione risale al 5 febbraio 2026, quando c'era stata una presa di posizione dei lavoratori e delle parti sociali, e a oggi, Assessore, questo credo che sia un tema più pratico che politico, ci sono grandi proclami, grandi annunci, grandi promesse, 10 passi avanti, 10 passi indietro. Io la metterei un po' più sul sentimentale, visto che credo che in politica esisti ancora questo elemento di motivazione per noi. Si parla di un'azienda di primo livello, di un'azienda che produce un know-how con i suoi dipendenti forse tra i pochi in Italia, di un'azienda che non ha problemi economici e per una serie di questioni, pur essendo un'azienda partecipata da un colosso di Stato, vede un'incertezza sul futuro dei propri dipendenti che non sono neanche manodopera di bassa qualità, sono in genere ingegneri o professionalità altamente qualificate, tant'è che producono aerei o pezzi per velivoli di qualità e caratteristiche uniche al mondo, lo possiamo dire con grande visione, e avere nel nostro Veneto produttivo un'incertezza per un manipolo, lo dico in senso qualificante, non dispregiativo, di dipendenti qualificati che nonostante si sentono figli di una filiera di Stato, non sanno se nel futuro potranno avere ancora la certezza del reddito, credo sia abbastanza preoccupante, perché non parliamo di un privato, ma parliamo di un soggetto pubblico che può intervenire. Grazie Presidente. Prego, Vicepresidente Pavanetto, prego. Grazie Presidente. Superjet International è un'azienda del comparto aeronautico di proprietà al 90% della società russa Sukhoi UAC, al 10% di Leonardo SPA. La società, attiva nel settore della produzione, allestimento e servizi di manutenzione di velivoli d'uso civile, ha sede a Tessera Venezia, ove sono presenti 103 dipendenti. A seguito delle sanzioni combinate alla Russia, dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina, dal maggio 2022 azioni e i beni della società per 146 milioni di euro sono sottoposti al congelamento a favore dell'Agenzia del Demanio e da un provvedimento emanato dal Comitato di Sicurezza Finanziaria ed eseguito dalla Guardia di Finanza. Superjet International ha poi visto il blocco della sua cessione ad un gruppo emiratino da parte del Comitato di Sicurezza Finanziaria per consentire la gestione ordinaria. L'azienda ha chiesto e ottenuto agli enti competenti lo scongelamento di 4 velivoli da destinare alla vendita, sebbene la stessa fosse resa più difficile dal blocco delle licenze di volo. Dall'anno scorso, per far fronte alle difficoltà finanziarie, la società ha presentato e reiterato la richiesta di un finanziamento da 7 milioni di euro dall'Agenzia del Demanio, finanziamento naturalmente soggetto sempre a parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria.
finanziaria finalizzato a favorire la continuità dell'azienda. La Regione del Veneto in quest'ultimo anno ha incontrato più volte azienda e organizzatori sindacali allo scopo di porre in essere ogni azione utile a facilitare la continuità aziendale e trattenere le professionalità altamente specializzate occupate nel sito di Tessera. Nell'ambito di questo percorso, pur non avendo alcuna competenza rispetto alle valutazioni alla base delle deliberazioni del CSF e dall'Agenzia del Demanio, la Regione ha comunque sollecitato nel tempo gli opportuni approfondimenti con questi enti in merito alla richiamata richiesta di finanziamento. Dopo un lungo confronto in un incontro tra Superjet International e soggetti pubblici governativi competenti, quindi il comitato presso il MEF, lo scorso 11 marzo 2026 è stato chiarito che il finanziamento pubblico richiesto dall'azienda non è concedibile. L'azienda dovrà quindi ora provvedere a finanziare a gestione coerente con il recupero delle transizioni per la vendita degli aeromobili. Dovrà infine valutare la sostenibilità della continuità aziendale in sede di Consiglio di amministrazione con il parere del collegio sindacale. La Regione, ritenendo prioritaria la specializzazione produttiva dell'azienda, e qui il concerto con l'assessore competente Bitonci, rispetto al polo delle costruzioni aeronavali di Tessera, ha comunque costantemente dialogato e sta tuttora interloquendo con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e le diverse strutture tecniche del Governo nazionale impegnate nella complessa vicenda, allo scopo di prevedere sul territorio soluzioni individuali, eventualmente anche alternative all'attuale gestione, che possono garantire in una prospettiva di medio e lungo periodo la valorizzazione di queste competenze industriali e professionali, qui l'altro concerto naturalmente, preziose per il comparto delle costruzioni aeronavali. Quindi penso che quello che potevamo fare in questo caso l'abbiamo fatto, e se lei si stupisce che l'abbiamo fatto in due vuol dire che l'abbiamo cercato di fare nel miglior modo possibile. Da una parte la situazione dell'azienda, da una parte la garanzia di sostenibilità dei lavoratori. Grazie Vicepresidente. Consigliere Montanariello, prego. No, Assessore, io non mi stupisco che l'avete fatto in 2 o in 3. Mi stupisco che in 2 da 6 mesi che siete stati eletti e quelli prima di voi da 1 anno che c'è la crisi, dopo 1 anno e mezzo siamo ancora di fronte a un'incertezza di Stato, la chiamerei, questa è un'incertezza di Stato, perché quando hai a che fare con Leonardo, con il Demanio, 103 dipendenti che... Allora io su questo, Assessore, a differenza sua che credo la battutina finale è bella e simpatica, ma dà il senso di come lei la prende come un'interrogazione all'uomo, io invece la prendo come un'interrogazione all'istituzione nell'interesse dei 103 dipendenti. Dico che non voglio su questa vicenda io scontrarmi con lei, perché abbiamo tanti temi sulla quale misurarci. L'unica cosa che dico è: non c'è una soddisfazione o no, perché la soddisfazione non ce l'ha neanche lei, la soddisfazione l'avremo quando questi 103 madri e padri di famiglia troveranno una certezza economica che gli possa dare dignità e, ripeto, certezza, perché quando si parla di reddito per le proprie famiglie il tema certezza e dignità sono alla base della mia, ma mi auguro anche vostra visione della società. Io dico solo, Assessore, teniamo le antenne alte, perché se dobbiamo combattere contro un privato che magari fa il bandito e va via, è un conto, ma se c'è Leonardo, il Demanio, noi, Assessore Pavanetto, siamo la Regione del Veneto e quindi il buon funzionamento di quello che accade nella nostra Regione, se c'è il 10% di Leonardo, se è nel nostro aeroporto, se c'è l'Agenzia del Demanio, anche in modo indiretto ci riguarda, perché il buon funzionamento di una Regione passa anche attraverso le politiche che mette in campo il Presidente della Regione e la sua squadra. Chiudo, non è che di pesca noi abbiamo la competenza diretta, ma andiamo a Bruxelles a battere i pugni, perché ci facciamo sentire. Facciamoci sentire, io sarò a sua completa disposizione anche qui. Grazie, consigliere. Non per il pannicello caldo come questa risposta, ma per una soluzione definitiva. Io la ringrazio, sono soddisfatto del bel pannicello caldo, mi aspettavo qualcosa di più, però se le può servire, dico che sono in parte soddisfatto. Vi invito a rispettare i tempi, consiglieri. Sempre scusi, ma ogni volta te sprafoni. Punto 5. Le interrogazioni sono finite. Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Matteo Pressi, Alberto Bozza ed Elisa De Berti relativa a modifica alla legge regionale 1 dicembre 89 52, disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda, in materia di obbligo di sanificazione delle imbarcazioni provenienti da un bacino acqueo estraneo al lago di Garda.
Il progetto di legge numero 14, la relazione della seconda commissione consiliare, il relatore è il consigliere Pressi, il correlatore è la consigliera Bigon, e dichiaro aperta la discussione generale. Ricordo che la durata degli interventi è di 20 minuti per il primo oratore e di 10 per gli altri interventi. Prego, relatore, consigliere Pressi. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. La proposta di legge riguarda un tema molto importante per il territorio della provincia di Verona e riguarda in particolare il lago di Garda, ovviamente. Qui si tratta di trovare una soluzione possibile ad un problema che sta assumendo contorni sempre più rilevanti, che è quello della presenza di specie aliene all'interno del bacino del lago di Garda. Noi abbiamo numerosi studi scientifici anche proposti e promossi da centri di ricerca molto importanti e molto qualificati che hanno messo in luce la presenza di oltre 43 specie aliene tra flora e fauna all'interno del lago di Garda. Si tratta ovviamente di specie quindi non autoctone che trovano il modo di convivere o vivere all'interno del lago, anche soppiantando alcune delle specie che invece sarebbero componenti effettive della biodiversità del Garda. Abbiamo tra l'altro anche delle interazioni molto particolari con l'ambiente, perché se da un lato ci sono elementi che sono anche atti a compromettere la funzione turistica del lago di Garda, noi ad esempio abbiamo rilevato la presenza di alcune meduse che provengono da un particolare fiume cinese e che sono arrivate fino dentro il lago di Garda. Abbiamo fioriture finora fortunatamente di dimensioni non idonee a compromettere l'immagine del lago, di alghe che non sarebbero originarie del lago di Garda. Quindi c'è un tema legato all'immagine e alla fruibilità turistica, c'è un tema legato alla convivenza delle specie autoctone con queste altre specie. Penso al caso di una particolare tipologia di gamberetto che piano piano sta sostanzialmente andando a eliminare tutti gli esemplari di alborella. Penso poi anche all'interazione di queste specie non solo con la funzione turistica del lago e con l'habitat già esistente, ma anche con alcune particolari infrastrutture del lago, quindi un aspetto molto più pratico e immediato. Voi sapete che la collettazione fognaria del lago di Garda è garantita da appunto un collettore che è inserito all'interno del lago. Abbiamo delle tipologie di cozze che non sono originarie del lago, che si sono ancorate al collettore e lo stanno danneggiando, corrodendolo. Quindi questa problematica ha tantissimi aspetti anche meno immediati rispetto a quello che noi possiamo immaginare come l'impatto dal punto di vista naturalistico. Il principale veicolo d'ingresso all'interno del bacino del Garda di queste specie aliene sono appunto le carene delle imbarcazioni. Queste carene delle imbarcazioni, che non essendo sanificate, diventano veicolo per l'introduzione di queste specie. Con questa norma andiamo a prevedere un obbligo di sanificazione delle carene, obbligo che è posto a carico dei rimessaggi, delle nautiche, ovviamente prima di tutto dei proprietari di queste imbarcazioni, e sanificazione che appunto serve a togliere, eliminare tutte queste incrostazioni che poi si introducono nel lago. Ovviamente parlo dell'articolo 2. C'è prevista una sanzione amministrativa per chi non ottempera a questo obbligo, nella misura che va, a seconda dei casi, da 276 a 2066 euro, a seconda del tipo e della gravità della violazione. Vengono anche descritte le modalità di sanificazione dal punto di vista tecnico e poi le modalità attraverso le quali un proprietario dell'imbarcazione può dimostrare di aver eseguito la sanificazione. Si fa riferimento ad un'etichetta adesiva che viene fornita al proprietario dell'imbarcazione, che serve poi a comprovare in caso di fermo da parte delle autorità di vigilanza preposte che questa attività è stata svolta. Ne prevediamo anche i costi allo scopo di evitare che qui nasca in qualche modo un mercato magari con prezzi non in linea con i reali costi di esecuzione di questi interventi, e quindi andiamo a dettare questa nuova norma che ha lo scopo di proteggere la biodiversità tipica del nostro lago. È un lavoro che facciamo a valle
di un'intesa più ampia che è stata raggiunta con la Regione Lombardia e con la Provincia Autonoma di Trento, perché essendo il lago di Garda uno spazio unico dal punto di vista fisico, non avrebbe nessun senso avere una disciplina diversa nei 3 spazi dal punto di vista amministrativo che sovrintendono alla gestione del lago di Garda, che ricordiamo è a sua volta sottoposta anche ad un ente interregionale. Quindi la stessa identica norma di legge è stata già approvata prima dal Trentino lo scorso dicembre e poi dalla Regione Lombardia qualche mese fa. Noi completiamo il ciclo in modo da avere in questo spazio la medesima disciplina che introduce questo obbligo di sanificazione e poi mi piace anche sottolineare come la norma in realtà abbia un'entrata in vigore che è differita di 60 giorni dalla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale regionale, appunto per dare a tutti gli utenti la possibilità di venire a conoscenza che questo obbligo esiste, di mettersi in regola da un lato, ma anche alle nautiche, ai rimessaggi che si devono attrezzare per eseguire questa lavorazione, avere il tempo appunto di farlo. Ora siamo in aprile, quindi siamo alle soglie della stagione estiva e speriamo quindi che l'entrata in vigore coincida con il momento nel quale effettivamente questa grande quantità di barche viene immessa all'interno del nostro lago. Io volevo ringraziare, concludendo, i componenti della seconda commissione con il quale ho collaborato nelle sedute che hanno visto l'illustrazione e l'analisi di questo progetto di legge e volevo ringraziare per l'apporto che ognuno ha dato e anche per i suggerimenti che sono arrivati. So che c'è anche un ordine del giorno presentato dalla collega Bigon che dal mio punto di vista è assolutamente meritevole di accoglimento, poi l'Aula è sempre sovrana perché specifica degli aspetti di cui avevamo discusso anche in Commissione, dove questo provvedimento è stato approvato senza nessun voto contrario, proprio per lo spirito molto pratico e molto legato all'ecosistema che ha, al di là di una visione che sia politica. E quindi ecco, ribadisco il mio ringraziamento a tutti quanti e grazie. Grazie consigliere Pressi, in qualità di correlatrice consigliera Bigon. Grazie Presidente. Il progetto di legge oggi in esame dell'Aula è in continuità con la proposta di legge numero 119 presentata nella scorsa legislatura. La tutela dell'ambiente e la protezione della salute umana sono strettamente interconnesse. Gli ecosistemi acquatici svolgono un ruolo fondamentale nel mantenimento dell'equilibrio biologico e nella qualità della vita della popolazione. L'inquinamento delle acque e l'alterazione degli habitat naturali possono avere effetti diretti e indiretti sulla salute, favorendo la diffusione di agenti patogeni, contaminanti chimici e fenomeni come la proliferazione algali dannose. Ebbene, si tratta di un legame ancora oggi troppo spesso non visto e sottovalutato, che riconosce l'interdipendenza tra salute umana, animale e ambientale, ponendo le basi per politiche integrate di prevenzione. Nel caso dei laghi, che rappresentano risorse essenziali per il turismo, l'approvvigionamento idrico, le attività ricreative, la salvaguardia dell'ambiente si traduce direttamente in prevenzione sanitaria. In questo contesto, la corretta gestione delle attività nautiche assume un ruolo centrale. La crescente diffusione della navigazione da diporto alle attività turistiche nei laghi italiani ha determinato un aumento significativo della pressione ambientale sugli ecosistemi acquatici. In questo caso e in questo contesto, la pulizia dell'opera viva dello scafo e dell'unità di propulsione motore, visibile a occhio nudo, delle navi e dei galleggianti, rappresenta una pratica fondamentale per la tutela ambientale. Il lago di Garda, il più grande lago italiano con una superficie di circa 370 km², è un caso emblematico per comprendere l'interazione tra attività umane ed ecosistemi lacustri. In ambienti lacustri il rischio è amplificato dalla limitata capacità di dispersione. La mancata manutenzione dell'opera viva dello scafo e dell'unità di propulsione comporta diversi problemi, dalla diffusione di specie invasive, l'inquinamento chimico, all'alterazione delle qualità dell'acqua. Il lago di Garda è una delle principali destinazioni turistiche europee, circa 14,7 milioni di presenze annue, oltre l'80% di turisti stranieri,
crescita superiore al 25% negli ultimi 10 anni. Questo comporta evidentemente un aumento del traffico nautico, un maggiore rischio di diffusione biologica, un incremento dell'inquinamento e una forte pressione sugli ecosistemi. Stando ai dati Istat rielaborati da Lega Ambiente, tra il 2014 e il 2024 nei 23 comuni rivieraschi del lago di Garda, distribuiti tra Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige, le presenze turistiche hanno registrato un incremento complessivo del 27%, con la sponda veneta che ha subito il maggior picco di crescita turistica. L'intensificazione del turismo nautico rende fondamentale la corretta gestione dell'opera viva dello scafo e dell'unità di propulsione. Più imbarcazioni è uguale a maggiore rischio di contaminazione. L'uso frequente è uguale a maggiore accumulo biologico e gli spostamenti continui sono diffusione tra aree diverse. Le disposizioni oggetto della proposta di legge, oggi dall'esame dell'Aula, introducono un sistema obbligatorio di sanificazione mirato proprio all'opera viva dello scafo e l'unità di propulsione motore, visibile all'occhio nudo delle navi e dei galleggianti. L'obbligo di utilizzare tecnologie senza prodotti chimici è coerente con la necessità di ridurre l'inquinamento delle acque. L'attenzione a zone critiche come griglie e sistemi di raffreddamento riflette le evidenze scientifiche che ci sono. L'affidamento delle operazioni a operatori autorizzati garantisce standard elevati e controlli efficaci, mentre la certificazione e la vignetta introducono un sistema di tracciabilità fondamentale. Il divieto di scarico diretto delle acque reflue nel lago rappresenta una misura essenziale per prevenire contaminazioni. Fondamentale è la distinzione tra sanificazione e semplice lavaggio. Solo la prima garantisce l'eliminazione degli organismi invasivi. L'obbligo di sanificazione prima del varo costituisce una misura preventiva particolarmente efficace in un contesto di elevata pressione turistica. La validità limitata della certificazione, 12 mesi, e i controlli rafforzano ulteriormente il sistema. Nel complesso, queste disposizioni rappresentano una risposta concreta alle criticità ambientali del lago di Garda, coerente anche con i principi costituzionali di tutela dell'ambiente e della salute. Tuttavia, la loro efficacia dipende dall'applicazione concreta e dalla collaborazione degli utenti. Per una gestione sostenibile è necessario quindi effettuare la sanificazione in strutture autorizzate, utilizzare tecnologie ecocompatibili, evitare scarichi nel lago, promuovere la consapevolezza ambientale. I dati scientifici e turistici evidenziano una forte pressione sul lago di Garda. La corretta gestione dell'opera viva dello scafo e dell'unità di propulsione rappresenta un elemento chiave per la tutela dell'ecosistema. Le normative introdotte costituiscono quindi un passo importante verso la sostenibilità, ma devono essere accompagnate da un controllo efficace e comportamenti responsabili per garantire la conservazione a lungo termine dell'ambiente lacustre. In sintesi, la legge coglie un'esigenza reale e urgente di protezione ambientale, ma necessita di essere integrata con strumenti di equità sociale, governance pubblica e partecipazione, affinché la difesa del lago di Garda sia davvero un progetto condiviso e collettivo e non un onere scaricato sui singoli. In tal senso, proprio per tracciare almeno un minimo di presidio e verifica rispetto all'efficacia degli importanti obblighi che il presente progetto di legge introduce, ritengo e riteniamo come gruppo, ed è per questo il senso dell'emendamento e dell'ordine del giorno, per quanto riguarda una commissione, quindi un aggiornamento alla commissione consigliare di quelli che saranno i risultati ottenuti con questa legge che approviamo. Grazie. Prego. Grazie consigliera. Consigliera De Berti. Consigliere De Berti. Grazie Presidente, colleghi. Ci sono delle date che all'apparenza sembrano insignificanti, non fosse altro perché parliamo di date dove io personalmente non ero ancora nata, quindi andiamo molto indietro nel tempo e parliamo dei primi anni 70. Eppure sono proprio in quegli anni che nel lago di Garda iniziano a manifestarsi fenomeni che nel tempo hanno cambiato in profondità l'equilibrio del nostro lago.
non era un episodio isolato, ma era una contaminazione che negli anni si è ripetuta ed un processo che si è consolidato e che in questi anni è stato oggetto di studio ed è stato documentato, come ha ben detto prima il collega Pressi. E oggi possiamo dire di avere dei dati e dei numeri molto chiari. Tra il 1970 e il 2024 nel lago di Garda sono state censite ben 45 specie non autoctone, molte delle quali con una forte e rapida capacità di diffusione. Sappiamo che questi fenomeni uniti alla pressione antropica e ai cambiamenti climatici possono arrivare ad incidere fino al 70% sulla perdita della biodiversità nelle acque interne. Un dato che da solo basta a spiegare la dimensione di un problema che per tanti anni è stato sottovalutato. Nel 2022, quindi non molti anni fa, è stata rilevata una nuova presenza particolarmente significativa, che è stata studiata dalla Fondazione Edmund Mack e che in questi anni ha dimostrato una capacità di espansione rapidissima all'interno del lago, con impatti evidenti sugli equilibri esistenti. Questo fenomeno ci dice una cosa molto semplice, ossia che questi fenomeni, quando si attivano, e si sono attivati tanti decenni fa, diventano difficili da contenere, però non è troppo tardi e la causa di questi fenomeni è chiara, è stato ripetuto e detto più volte sia dalla collega Pressi che dalla collega Bigon. Il principale vettore di diffusione è rappresentato dalle imbarcazioni provenienti dagli altri bacini idrici, attraverso le carene, i motori, le ancore, è quella patina sostanzialmente che si forma sotto le barche e che funge da veicolo di questa contaminazione. È attraverso quel fenomeno che questo fenomeno viene di fatto definito biofouling. È un fenomeno silenzioso, è un fenomeno inconsapevole, ma che non possiamo più limitarci ad osservare. Dobbiamo intervenire proprio da questa necessità. Oggi siamo qui a discutere di questo PDL, dove questo PDL introduce un obbligo molto chiaro, ossia la sanificazione delle imbarcazioni che entrano nel lago di Garda se provengono e quando provengono da altri bacini idrici. In queste settimane, da quando abbiamo iniziato a parlare di questo PDL, sui social ho visto anche commenti che dicevano ecco, viene introdotta una nuova tassa e mi dispiace che questo PDL venga percepito come una nuova tassa, perché qui non stiamo facendo una scelta tra ambiente ed economia, ma proprio per tutto quello che ha detto prima la collega Bigon, stiamo facendo esattamente il contrario, perché difendiamo l'economia tutelando l'ambiente e tutelando la biodiversità del lago di Garda. È una scelta precisa di prevenzione rispetto al futuro e adesso siamo nelle condizioni di poter intervenire. La prevenzione in questo caso è l'unico strumento efficace e questo provvedimento non nasce oggi, non nasce neanche un mese fa e neanche 2 mesi fa. È un risultato di un percorso che è stato costruito nel tempo ed è partito diversi anni fa. Parte dalle evidenze scientifiche, si collega al contratto di lago che i sindaci gardesani hanno sottoscritto nel 2019 e da cui discende e recepisce degli indirizzi europei sulla navigazione anche da diporto. Arriva oggi a compimento grazie ad un lavoro istituzionale serio che in questi anni è stato portato avanti. È una norma strutturata perché definisce modalità di sanificazione, introduce certificazione e strumenti di controllo, quindi ben venga anche l'ordine del giorno della collega Bigon che ci permette anche di capire se questa attività di prevenzione, diciamo, non riusciamo ad anticipare il fenomeno, ma riusciamo a far sì che il fenomeno non peggiori e prevede anche sanzioni per chi non rispetta le regole. Si muove dentro una logica interregionale insieme a Lombardia e Provincia Autonoma
di Trento e abbiamo parlato di intesa. Il Veneto ha avviato questo percorso nel 2019 e oggi lo conclude. Nel frattempo, in questi anni, adesso per chi non l'ha seguito, non è stato facile arrivare ad una legge condivisa nei contenuti tra due regioni, una provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma. La provincia autonoma l'ha approvato il 29 dicembre del 2025 e la Lombardia il 23 febbraio di quest'anno. Il Garda è uno solo e il dato politico che ne emerge è che si riesce a tutelare solo se le istituzioni lavorano insieme. Poi c'è anche un tema che dobbiamo avere il coraggio di dire, ossia che la capacità di carico del lago di Garda ha una portata limitata, non è infinita e questa capacità è sotto pressione per diversi motivi, per i cambiamenti climatici, per la pressione antropica crescente, ma anche per un utilizzo sempre più intensivo che viene fatto del lago di Garda. La domanda a questa pressione, a questa situazione è una sola. Dobbiamo chiederci se vogliamo che questo equilibrio sia gestito o lo vogliamo subire, proprio perché il lago è uno solo. È il più grande lago d'Italia, è una delle principali riserve idriche superficiali del Paese ed è una delle destinazioni turistiche più importanti d'Europa. Se si perde la qualità del lago, si perde di fatto tutto questo e è una garanzia, questo progetto di legge rappresenta una garanzia per il territorio, per chi sul lago di Garda lavora, ma anche per chi sul lago di Garda ha investito per il futuro. Come seconda commissione abbiamo lavorato per rendere questo testo concreto, applicabile e coerente col quadro normativo e ringrazio il consigliere Pressi per aver accolto gli emendamenti che sono stati proposti anche per adeguare il testo alla provincia autonoma di Trento che lo aveva già approvato e a quel testo che anche la Lombardia si stava prestando ad approvare. Il risultato è sicuramente un provvedimento equilibrato, ma allo stesso tempo un provvedimento deciso. C'è un ultimo elemento che è una legge d'intesa regionale ed è una delle prime esperienze di questo tipo in Italia su questo tema. Cioè il Veneto insieme alla Lombardia, insieme alla provincia autonoma di Trento, riesce ad essere apripista su un progetto di legge ed una tutela che può rappresentare un modello e fare storia anche per la tutela degli altri bacini idrici che ci sono in Italia. Poi un ringraziamento è doveroso e permettetemi, un ringraziamento a chi con determinazione e passione ha sollevato per primo questa questione tanti anni fa. L'ha portata avanti con costanza, ha lavorato in questi anni giorno dopo giorno per costruire quell'intesa tra Regioni e Provincia Autonoma di Trento che oggi ci consente di arrivare a questo risultato. Non è scontato, è il frutto di una passione autentica per la tutela del nostro territorio. Mi fa piacere che sia anche qui presente in Acquario e stia assistendo alla discussione di questo progetto di legge. Sto parlando di Filippo Gavazzoni, vice sindaco di Peschiera del Garda e vicepresidente della comunità del Garda, perché grazie al suo lavoro oggi siamo qui ad approvare un provvedimento storico che potrà essere d'esempio per tutta Italia. Chiudo dicendo che per anni abbiamo osservato o hanno osservato chi di competenza un fenomeno crescere. Oggi abbiamo uno strumento per governarlo. Sicuramente non riusciremo a risolvere il problema, ma questo è un passo necessario. E quando si tratta di difendere un patrimonio come il lago di Garda, non scegliere è già una scelta. Per questo il mio invito è a sostenere convintamente questo provvedimento. Tra gli emendamenti che abbiamo proposto al progetto di legge
abbiamo di fatto fatto 2 modifiche proprio per far coincidere la possibilità che tutti vengano a sapere di questo nuovo provvedimento e si possano adeguare, per non andare ad inficiare la stagione turistica e creare il panico tra tutti gli operatori ma anche tra i turisti sul territorio, e quindi abbiamo scisso l'efficacia dall'entrata in vigore. All'articolo 4 la legge diventerà efficace a partire dal 60° giorno successivo alla data di entrata in vigore dell'ultima legge, e all'articolo 6 con l'emendamento abbiamo stabilito che l'entrata in vigore sarà il 1° novembre 2026, quindi l'efficacia sarà 60 giorni dopo, e questo provvedimento diventerà effettivamente efficace dal 1° gennaio di fatto del 2027. Permetterà a tutti per la stagione del 2027 di potersi adeguare. Non è troppo tardi, ma questo sicuramente rappresenta un grande passo in avanti, e ringrazio anch'io veramente Filippo Gavazzoni, ma anche tutti i consiglieri che in questi anni hanno lavorato e l'hanno sostenuto. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Bozza, prego. Grazie signor Presidente, grazie anche ovviamente ai colleghi pressi per aver portato una proposta di legge che già nella scorsa legislatura avevamo portato all'attenzione della Commissione, e mi fa piacere anche ricordare e ringraziare il collega Enrico Corsi che ha dato, diciamo così, il via a un progetto di legge che ovviamente oggi vede la sua completezza di iter ovviamente con l'approvazione, mi auguro, di questo Consiglio. È un provvedimento che va a salvaguardare le nostre acque del lago di Garda. È un provvedimento importante perché va a inserirsi in quella che è un'azione che la Regione Veneto ha iniziato nella scorsa legislatura in accordo con le altre regioni che insistono sul medesimo specchio d'acqua, e quella gestione della pesca, e quindi la Lombardia e il Trentino ovviamente insieme al Veneto, e quindi nell'ambito di quella che è la gestione delle acque anche in termini di pesca è importante salvaguardare la biodiversità e l'ecosistema ittico del lago di Garda, perché è evidente che l'introduzione, come è già successo anche in passato, di specie cosiddette aliene vanno a creare disequilibrio all'interno ovviamente dell'ecosistema del lago di Garda, e già oggi abbiamo una serie di difficoltà dovute anche a quello che è il cambiamento climatico, con il cambio, diciamo così, di alcune abitudini dei nostri pesci che devono cambiare anche la profondità a seconda proprio del surriscaldamento anche dell'acqua e del clima, ed è evidente che spesso troviamo, come ad esempio oggi il tema attuale e fondamentale da portare, mi auguro, anche a compimento, quale ad esempio il lavarello corregone, che sapete è una specie che è da oltre 100 anni inserita nel lago di Garda, non è una specie che nasce nel lago di Garda, ma è stata inserita più di 100 anni fa, e quindi oggi il nostro governo, il nostro Ministero, spero che arrivi a concludere l'iter di riconoscere la specie autoctona o parautoctona, perché questo ci consentirebbe, nella difficoltà che oggi ha questo tipo di pesce di riprodursi, di arrivare a quella che è una ripopolazione del lavarello senza deroghe, ma come ovviamente è previsto per le specie autoctone e parautoctone. Questo per dire che cosa? Che è evidente che nel cercare di aiutare il sistema ittico del lago di Garda, e quindi l'ecosistema e le biodiversità a diciamo, proteggersi, dobbiamo evitare appunto che arrivino altri elementi esterni al lago di Garda e che vadano ad incidere o aggravare già quello che oggi è il sistema, l'ecosistema del Garda, e quindi la biodiversità. Quindi questo è un provvedimento assolutamente importante, è un provvedimento che va a dare ancora attenzione a un territorio strategico che è quello del nostro lago di Garda, un territorio che ha ovviamente molte eccellenze, oltre ad avere
una capacità attrattiva dal punto di vista turistico che noi tutto conosciamo, ma che ha anche delle eccellenze nei prodotti. E tra i vari prodotti, oltre all'olio, oltre al vino, noi dobbiamo cominciare anche a pensare che il pesce del lago di Garda ha bisogno di essere tutelato, ha bisogno di essere protetto e ha bisogno di essere anche, diciamo così, identificato e certificato come specie del lago di Garda, e per far questo dobbiamo dare gli strumenti ai nostri pescatori per cercare di far sì che si riorganizzino in quella che è l'attività della pesca e cerchino anche di valorizzare quello che è il pesce del nostro lago di Garda. È chiaro che però per far questo dobbiamo tutelare le specie tipiche del lago di Garda e per esempio uno degli ultimi provvedimenti che insieme all'assessore Bonda e a voi tutti, quando abbiamo in fase di bilancio recuperato quei 100.000 euro per aiutare l'itticoltura e la pesca del lago di Garda, ci serviranno, mi auguro, anche per aiutare ad esempio i pescatori a combattere la presenza del pesce siluro sul lago di Garda, che sapete va ad alterare anche qui l'ecosistema ittico del nostro lago. Quindi tutta una serie di azioni che noi siamo chiamati a mettere in campo e questo progetto di legge va esattamente in quella direzione. Quindi io mi auguro che sia un ulteriore tassello di un'attenzione che stiamo dando a un territorio importante e strategico come il lago di Garda, dove ricordiamo che è lo specchio più grande d'Italia dal punto di vista di acqua dolce. Quindi non solo la tutela, ma anche un investimento in termini di ambiente, in termini economici e in termini anche di prospettive di sviluppo, augurandoci che ovviamente i nostri pescatori possano da questo punto di vista essere incentivati a collaborare insieme per uno sviluppo nuovo e diverso. Per cui ringrazio tutti i colleghi che ovviamente hanno contribuito dalla precedente legislatura all'attuale legislatura, ringrazio la comunità del Garda, ringrazio i sindaci sul territorio che ovviamente su questo stanno cercando di aiutare in questa direzione e penso che oggi, se chiudiamo con un'approvazione, mi auguro la più larga possibile, è un bel segnale che diamo anche a un territorio come quello del lago di Garda. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Montanariello. Grazie Presidente. Presidente, intervengo perché credo che nella discussione sia una discussione in senso sicuramente positivo, ma che dà spunto ad alcuni elementi di dibattito che partono attraverso la formulazione di questa legge, sicuramente condivisibile, l'abbiamo sempre detto, l'ho sempre detto anche in Commissione, per dire però che ci sono delle cose che oggi meritano un attenzionamento più ampio. Ad esempio io credo che il passaggio che ha fatto la Presidente Elisa De Berti quando dice che c'è un carico che non può essere superato all'interno del lago di Garda di mezzi, di gente che lo vive, che credo che sia giusto, credo che questo però ci porti a dire che sono le stesse parole che abbiamo utilizzato noi quando si parlava della laguna di Venezia, della parte, diciamo, acquea che ci circonda, per dire che credo che su questo serva un vero e proprio piano, partendo dall'idea del lago di Garda, visto che questa legge non entra nel merito dell'affluenza di chi ci andrà, entra nella qualità di chi ci andrà, ma non nel merito dell'affluenza, che bisogna cominciare a vedere anche attraverso relazioni con il governo, con lo Stato, con le Camere, Presidente Stefani, che dove ci sono bellezze come il lago di Garda o la laguna di Venezia, bisogna cominciare ad avere il coraggio di dire che non possono entrare tutti, perché non è solo un problema del lago di Garda, quello della sovrappresenza in alcune zone. Così come quello che diceva adesso il collega Bozza, quando parlava delle specie aliene all'interno del lago. Il problema delle specie aliene nei nostri corsi d'acqua non è solo il lago, anche se è giusto parlare di quelle del lago ora perché parliamo di quel segmento di Veneto, ma vorrei ricordare le grandi emergenze del granchio blu, del gambero rosso, ci sono una serie di elementi che il nostro ecosistema con questi agenti alieni lo stanno completamente ridisegnando. Lo stanno completamente ridisegnando. E questo, Presidente, non avviene solo con le specie aliene, avviene anche con le mutazioni climatiche, perché specie che non trovavano prima radicamento, seppur importate all'interno dei nostri spazi, oggi lo trovano, perché c'è un intero sistema che cambia.
E anche su questo, bene i 100.000 euro per combattere le specie aliene sul lago di Garda, bene i soldi che siamo riusciti con una battaglia bipartisan con il collega Morosin a portare per quanto riguarda altri elementi che cambiano il nostro ecosistema sotto acqua. Però credo che anche su questo, assessore, non lo vedo l'assessore alla pesca, ci voglia un vero e proprio, chiamiamolo piano Marshall, come diceva un mio collega la scorsa legislatura, per dire che va bene, collega Bozza, i 100.000, però qua diciamo abbiamo bisogno nei nostri corsi d'acqua di un investimento importante che vada sulla ricerca, sulla tutela, sul contrasto, sulla prevenzione. Io mi sono permesso di dare 2 suggerimenti su questa legge, pur sapendo, Presidente, che non è una cosa che si poteva fare all'interno dell'Aula, perché era una legge di più soggetti che dovevano approvarla e sarebbe stato anche insensato provare a deviare o allungare il corso chiedendo i cambiamenti. Però io provo a dare, e lo ribadisco a microfoni accesi, un elemento che possa in qualche modo rendere, Presidente De Berti, questa legge applicabile e che non rimanga uno dei tanti buoni propositi stampati e attaccati al muro, come tante volte anche avviene nella volontà del legislatore, ma dopo non trova gambe. Allora io credo che, e lo ribadisco e lo dico che ne resti traccia perché credo in questa cosa qui, che è evidente che sarà impossibile dopo questa legge andare a controllare tutte le barche, è impossibile, non ce la farete mai, anche perché vorrei ricordare, io non vengo da quelle zone ma il lago per questioni di vela l'ho un po' frequentato, che il lago è una zona dove ci sono anche degli scivoli, dei rimessaggi privati, degli scivoli pubblici, dove la gente avviene, carica su la barca a deriva mobile, fanno i tornei di Optimist, di dinghy, magari la settimana prima sono stati su un altro lago da un'altra parte del mondo, d'Italia, arrivano, le mettono in acqua, collega Pressi, e dopo queste barche girano. Voi immaginate quante barche ci sono nel lago, neanche se mettete 40 pattuglie di polizia a fermarli tutti, riuscirete ad intercettarli. Per questo il consiglio che io mi permetto di dare è, attraverso la conferenza dei sindaci del Garda, attraverso altri strumenti, credo che serva un'ordinanza o una linea guida che obblighi, Presidente Stefani, i rimessaggi a controllare se è stato fatto questo trattamento prima di metterla in acqua. Perché questo permetterebbe il controllo a monte, permetterebbe di sapere che già una barca non viene messa in acqua se non ha quel trattamento e varrebbe di più di 100 imbarcazioni di polizie e vigili che girano per controllare. Perché sapete benissimo che se io domani mi reco a una marina, a una Darsen, a uno Square, a un rimessaggio privato, vado, pago e me la metto in acqua. E non ha nessun obbligo di legge se nessuno gliel'ha detto di dovermi... E cosa faccio? Magari mi vengono 10 dinghi, non butto in acqua 10 dinghi, non prendo la giornata con la gru? Non ha nessun obbligo. E quindi se noi invece riuscissimo a intercettare a monte, magari con ordinanze che tutti i vari sindaci dopo emanano, il fatto che la barca non viene messa in acqua perché il rimessaggio non la mette in acqua se non c'è la certificazione, credo che a un principio così positivo che anche noi condividiamo si possa dare anche modo di non intervenire sul controllo e repressione, ma intervenire sulla prevenzione. Perché poi è vero che il controllo e la repressione puniscono chi non lo fa, ma è altrettanto vero che se quella è una carena che ti ha portato un agente alieno, tu gli puoi fare anche la multa, ma il danno lo ha fatto. Quindi insomma non è che la multa possa salvare capre e cavoli. E quindi il mio invito, e lo ribadisco, è che attraverso gli strumenti amministrativi che saranno ritenuti più idonei, collega Pressi, dall'ente Regione Veneto, si intervenga con una direttiva affinché ogni sindaco, dico un'ordinanza perché sono ignorante in materia, ma emetta delle linee guida anche attraverso ASL o altro, dove se tu non hai la certificazione la barca non va in acqua. Questo ci permetterebbe di evitare il 99% dei controlli, ci permetterebbe di evitare
il 99% anche delle certificazioni, perché poi le certificazioni dobbiamo vedere chi le fa, come vengono fatte, con che timbro, chi la scrive, se invece tu vai già lì sei a posto. E quindi credo che noi oggi, colleghi, siamo alla fase 1 della legge, la fase 2 è quella di portarla in porto e farla funzionare. E siccome non è tutto a gestione pubblica, io inviterei, anche laddove ci sono dei moli di rimessaggio privati, magari a concentrare lì, nei periodi di affluenza turistica, il controllo delle forze di polizia, affinché vadano lì a controllare, prima che uno mette la barca in acqua, che sia tutto a posto. Perché ricordiamoci che oggi basta una macchina con un gancio, un carrellino, tu arrivi, trovi la famosa discesa che sulle rive ne stanno pieni, uno scivolo, e la metti in acqua. Allora, se noi facciamo questo, oggi credo che facciamo una legge utile e buona per il Veneto. Se noi la facciamo e dopo vediamo nella relazione che magari verrà proposto dopo dall'ordine del giorno che i dati non sono migliorati, credo che non serva a nulla. Terzo elemento, io credo serva anche per un elemento culturale. Perché vi ricordate quando andando in Croazia e in Slovenia, dopo che si andava sempre, ci dissero che ci voleva il tagliandino, se no non andavi più? C'era la gente che non gli serviva neanche andare perché già sapevi che c'era il passaparola che dovevi fare questa cosa. Allora se uno anziché multarlo lo obblighi a farlo prima, anche nel mondo della diportistica e della nautica, tu hai quel passaparola che sai che devi fare questa cosa qui. Io chiudo dicendo, colleghi, non sottovalutiamo questo passaggio perché se in questa legge ci crediamo tutti, deve avere da parte nostra una messa in campo di forze anche da parte degli amministratori locali e dei sindaci, che deve essere quella di coadiuvare questa azione. Perché le immagini adesso, Presidente Stefani, che noi facciamo questa legge nella laguna di Venezia, ci partiamo da Chioggia fino a Cavallino, quanti scivoli liberi ci sono che uno arriva e si butta la barca, non li controlli più. E quindi il mio consiglio è questo, lo dico con massimo spirito di collaborazione, lo dico con massima intenzione di pensare di aver fatto un intervento propositivo e costruttivo, ma lo dico con altrettanto massimo senso di conoscenza, avendo frequentato per professione e per passione quasi tutta la mia vita su qualcosa che galleggia sull'acqua, che è un mondo difficile, perché non è una strada che lo fermi col palettino. Questo quando si mette in acqua e c'è una regata, tu vai a fermare 50 barchette a deriva mobile che ti fanno regata, non li fermi neanche. E quindi ecco, il mio intervento era questo. Grazie consigliere. Consigliere Pressi. Grazie Presidente, molto brevemente per raccogliere lo spunto del collega Montanariello. Io credo che si potrà fare questo lavoro di concertazione con gli enti locali anche utilizzando questo strumento molto particolare che abbiamo, che è la Comunità del Garda, che è l'unico caso di ente territoriale interregionale che abbiamo in Italia, che raggruppa ovviamente non solo le amministrazioni comunali rivierasche, ma tutto il sistema anche dell'entroterra gardesano, e immagino che attraverso la Comunità del Garda come interlocutore unico riusciremo poi a veicolare il messaggio agli enti locali e ai comuni, eventualmente di rafforzare lo spirito della legge regionale anche con dei provvedimenti amministrativi di rango locale, siano dei regolamenti o siano delle ordinanze, allo scopo poi di migliorare anche la piena attuazione di questa norma. Introdurlo in legge, come avevamo già evidenziato e condiviso in sede di commissione, non era possibile perché dovevamo partorire 3 testi gemelli tra noi, il Consiglio regionale della Lombardia, il Consiglio provinciale di Trento, e arrivando noi in coda ovviamente saremmo stati non più un gemello ma un testo diverso rispetto agli altri. Grazie. Prego, se non ci sono altri interventi dichiaro chiusa la discussione generale. Vi invito ad attrezzarvi per la votazione, però prima devo dirvi che c'è un emendamento a firma consigliera Bigon. Prego. Quindi emendamento ritirato. Bene, passiamo alla votazione dell'articolato. Verificato il funzionamento degli iPad, così evitiamo di fermare la votazione nel durante. Tutti collegati?
Pressi ha risolto? Bene. Morosì? Altri che hanno problemi? Ok. Tutti collegati? Via, articolo 1, è aperta la votazione. Chiusa la votazione. L'articolo è approvato. Articolo 2, aperta la votazione. Chiusa la votazione. Articolo approvato. Articolo 3, aperta la votazione. Chiusa la votazione, articolo approvato. Al terzultimo. Articolo 4. Aperta la votazione. Chiusa la votazione, articolo approvato. Un attimo, ormai abbiamo fatto. Articolo 5, aperta la votazione. Concentratevi sulle votazioni, non distraetevi. Questo è come l'allenamento a bordo campo. No, funziona così, consigliere Borgia. Chiusa la votazione. Articolo approvato. Articolo 6. Aperta la votazione. Chiusa la votazione. Articolo approvato. Poi c'è un ordine del giorno, sempre consigliera Bigon. Prego, consigliera. Lo dà per letto? Presidente, è solo... Non ho da fare, consigliere Borgia, ma visto l'ordine del giorno mi sa che più di qualcuno avrà da fare. È solo... E comunque è i solo... consigli devono essere, non rapidi, bisogna essere, come si può dire, puntuali. Poteva anche valersi la facoltà di non presentarlo. Prego. Prego. C'è la parola. Grazie Presidente, sarò brevissima. È solo per precisare che è opportuno che la disciplina in materia di obbligo di sanificazione riceva un'adeguata e periodica relazione in Commissione, perché la Commissione deve essere informata di quelli che sono i risultati di questa legge. Grazie. Grazie anche per la velocità, grazie consigliera. Passiamo alla votazione. Dichiarazione di voto, scusate. Sono dichiarazioni di voto? Votiamo? Bene. Aperta la votazione, votiamo il provvedimento. All'ordine del giorno, scusatemi. Votiamo l'ordine del giorno, prego. Chiusa la votazione, approvato. Dichiarazioni di voto non ce ne sono. Consigliere Sumschi, prego. Per esprimere quello che abbiamo fatto anche in Commissione, il voto favorevole a questo provvedimento, e raccogliendo anche quello che poi sia l'efficacia nel tempo, sia come relazione al Consiglio, ma anche perché venga adeguatamente motivata e informata gli operatori e la gente del luogo, perché poi se no rimane una caccia ai fantasmi. Grazie consigliere. Non vedo altri iscritti. Apriamo la votazione per il provvedimento, votazione finale. Aperta la votazione. Chiusa la votazione, provvedimento approvato, quindi è legge. Che è la legge numero 14, insomma. 14. Grazie.
Attenzione, punto 6. Programma di attività del Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto, Corecom, per l'anno 2026 e previsione finanziaria. Proposta per il Consiglio regionale, legge regionale 10 del 2001, numero 18, articolo 14. Proposta di deliberazione amministrativa numero 2. Relazione della prima commissione consigliare, relatore il consigliere Tomaello. Prego. Buongiorno, grazie Presidente. L'articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2021, numero 18, istitutiva naturalmente del Corecom, Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto, prevede che entro metà settembre di ogni anno il Corecom presenti all'approvazione del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo con il relativo fabbisogno finanziario. Naturalmente, essendoci state le elezioni nel mese di novembre, abbiamo discusso questo provvedimento appena si è insediata la legislatura, quindi nel mese di marzo, e oggi ci troviamo ad approvare definitivamente in Consiglio questa deliberazione. Con il provvedimento oggi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea legislativa regionale viene dunque illustrato il programma di attività che il Comitato intende realizzare nel corso dell'anno 2026. Attività che principalmente prevedono due obiettivi. Da un lato, adempiere alle importanti funzioni delegate da Agicom, garantendo un livello di servizio in linea con quello fornito nei precedenti esercizi, anche in considerazione dei significativi livelli di efficienza raggiunti, e dall'altro portare a compimento importanti progetti che il Comitato ha avviato nel corso dello scorso mandato, dell'attuale mandato che sta tra l'altro per terminare. Nel primo ambito di attività si rileva in particolare le funzioni di conciliazione e definizione delle controversie tra enti gestori del servizio di comunicazioni elettroniche e utenti e quello di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata e della concessionaria pubblica. Un'altra funzione, continuativa rilevante è quella relativa alla vigilanza del rispetto delle regole nella cosiddetta par condicio. Nel 2026, oltre al referendum che c'è già stato e alle consultazioni suppletive per le elezioni della Camera, anche queste già state, ci saranno anche le elezioni alla carica nuovo sindaco della città di Venezia, del sindaco e consiglio della città di Venezia, quindi sono tre elezioni importanti che il Corecom attenzionerà. Quanto ai progetti in corso invece di realizzazione, nel 2026 il Comitato intende proseguire e consolidare le iniziative di alfabetizzazione digitale e mediatica, in particolare quelle funzioni alla prevenzione di fenomeni patologici in rete e contrasto al cyberbullismo, sia attraverso l'innovativa piattaforma Media Education realizzata nell'ambito del sito web istituzionale, sia attraverso la realizzazione di iniziative informative e formative rivolte in particolare a studenti e docenti. Analogo proposito anche per quanto riguarda la comunicazione e l'informazione sulle attività e le iniziative del Corecom stesso. Naturalmente il provvedimento è stato esaminato nella commissione consigliare a inizio marzo, sono stati auditi i rappresentanti del Corecom che sono venuti più volte in commissione sia per questo provvedimento che anche in altre occasioni per raccontare l'attività che hanno portato avanti e che intendono fare nell'anno 2026, che come dicevo prima è già iniziata, e troverete come allegato anche a questa deliberazione. E nel corso poi della seduta di commissione stessa dell'audizione la proposta è stata votata e deliberata a maggioranza, quindi oggi la sottoponiamo all'esame del Consiglio per quanto riguarda le attività del 2026 del Corecom. Buon lavoro a tutti. Grazie consigliere. Dichiaro aperta la discussione. Consigliera Ostanel. Grazie Presidente. Sì, la relazione del Corecom è una relazione importante che ogni anno, anche negli anni precedenti, abbiamo visto in questo Consiglio.
E ci tenevo appunto ad intervenire perché io penso sia un provvedimento essenziale per il funzionamento della democrazia di una regione, cioè avere un ente che fa un lavoro di controllo, di verifica di quanto avviene ovviamente sulle emittenti televisive, ma non solo, è uno degli organi davvero principali, nel senso che noi dobbiamo sempre immaginare, indipendentemente dal ruolo che svolgiamo o dal partito a cui apparteniamo, dalla lista civica a cui apparteniamo, che avere un'informazione indipendente che abbia la caratteristica di essere paritaria è quella che permette effettivamente al dibattito politico di uscire, no, da una logica di parte e di entrare invece in una logica di informazione. E il Corecom questo ha il compito di fare. E parto quindi dicendo che, visto che saremo anche diciamo in una fase diversa, parte la nuova legislatura, che con 130.000 euro per svolgere le attività che un Corecom dovrebbe riuscire a fare, tutto quello che noi ci proponiamo o proporremmo al Corecom di fare non sono sufficienti. Cioè l'idea che in una regione di 5 milioni di abitanti noi ne investiamo 130.000 di euro, e non di milioni ovviamente, per fare un lavoro importante che è quello di monitorare come lavora la democrazia all'interno della nostra regione, ecco, è assolutamente una dotazione inadeguata. Ma poi vorrei anche ricordare che in questa relazione mancano alcune cose fondamentali, perché non siamo più 20 anni fa. Oggi l'informazione e anche quindi l'attività di propaganda politica, di informazione politica meglio, non la si fa solo nelle emittenti televisive. Allora vedere che ad esempio non c'è qualche riga su piattaforme come YouTube, TikTok, Instagram o altre piattaforme digitali dove vengono veicolati i contenuti ovviamente di informazione e che cercano di formare l'opinione pubblica, ci porta a dire che noi abbiamo una parte che oggi non abbiamo monitorato. Allora, se noi vogliamo fare un lavoro, credo, sensato nei prossimi anni, il lavoro deve essere quello di garantire il fatto che anche il Corecom, con i fondi adeguati e quindi non con la dotazione economica che gli è stata data in questa relazione, possa occuparsi di quello che avviene all'interno dei contenuti delle emittenti televisive, ma all'interno anche di quelle piattaforme digitali che oggi sono quelle che formano l'opinione pubblica, perché ovviamente sappiamo bene che le TV sono una parte, ma che quello che avviene sull'utilizzo delle piattaforme social oggi è la gran parte. E soprattutto per la popolazione giovanile. Allora vedere ad esempio che ci sono ovviamente degli interventi molto importanti, penso a quelli del cyberbullismo, però di nuovo torno alla parte economica, con 130.000 euro è ovvio che la partnership interessante che c'è nella relazione con l'Università di Padova, Dipartimento di Psicologia e Sviluppo, per realizzare attività formative per studenti e docenti, sicuramente non avrà avuto i fondi necessari per poter rendere questa progettualità forte come doveva. O ancora il fatto che non ci sia nessuna citazione in questa relazione di quello che è il revenge porn e l'hate speech. L'hate speech è una delle cose che non solo noi direttamente, e lo abbiamo visto anche a partire da persone che fanno parte di questo Consiglio regionale, penso ad esempio a quello che è capitato alla collega Sambo, che abbiamo ovviamente tutti denunciato, ma anche immagino a tanti di noi e di voi che ogni giorno si vedono continuamente avere commenti pesantissimi all'interno delle proprie pagine social, anche quando è capitato all'interno delle pagine del Consiglio. Ecco, iniziare a immaginare che ci sia un intervento specifico anche di Corecom per quanto riguarda questi atteggiamenti, io credo che noi dovremmo davvero immaginare di farlo. Allora, il mio intervento ovviamente non è un intervento polemico, è un intervento per dire se noi vogliamo, io penso davvero che il Corecom sia un ente strategico per garantire la possibilità ai nostri cittadini e cittadine di informarsi in maniera congrua in questa regione, che non possa essere fatto solo sulle emittenti televisive e che debba oggi mettere al centro alcune questioni di odio che esiste nel dibattito politico e che invece un organo come questo deve riuscire a monitorare molto di più. Per farlo deve avere molto di più di 130.000 euro l'anno. Grazie. Scusate, c'era un problema organizzativo del Consiglio. Consigliere Sumschi, prego. Grazie Presidente. Accanto alle considerazioni che ha fatto la
consigliere Stanella adesso, credo che sia opportuno aprire uno spaccato a determinate finestre che fino a oggi escono da queste analisi del Corecom. Però io credo che qualcosina di critico possa essere detto, perché noi non siamo per niente stati soddisfatti, io personalmente, di quello che abbiamo visto nella campagna elettorale, dove ovviamente secondo me ci sono pesi e misure diverse, non solo in relazione alle dimensioni dei vari movimenti. E mi auguro che questa parità, che dovremmo cercare che il modo che il Corecom dovrebbe garantire, venga portata anche per quelli che sono gli interventi che vengono palesati riguardo all'attività del Consiglio, dei consiglieri, delle varie realtà che compongono il Consiglio, perché è vero che la Giunta sovvenziona TV con dei provvedimenti e giornali locali, però debba essere portata un minimo di attenzione e quindi crediamo sia opportuno che una migliore valutazione anche di pesi che sono anomali, lo stiamo anche vedendo nella campagna elettorale di Venezia, pur essendo una campagna elettorale, vadano un po' valutati meglio, e anche questo è il senso del nostro voto di astensione in Commissione, che sarà reiterato oggi. Grazie consigliere Sumsky. Altri iscritti a parlare? Passiamo alla votazione? Bene, dichiarazioni di voto. Prego, le consideriamo già ottemperate, quindi passiamo alla votazione. Dichiaro aperta la votazione, prego. Aperta la votazione. Prego. Votazione chiusa, provvedimento approvato. Punto numero 7. Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, ARPAV, nomina i 3 componenti effettivi del Collegio dei Revisori. Relazione della prima commissione consigliare. Vi ricordo che la votazione di ciascun consigliere vota al massimo 2 nomi. Ci sono proposte di candidatura da parte della maggioranza? Prego, consigliere Barbisano. Sì, grazie Presidente. Allora, per i 2 effettivi in capo alla maggioranza presentiamo i nomi della dottoressa Paola Ghidoni e del dottor Luca Sandonà. Allora, Paola Ghidoni e Luca Sandonà. Minoranza? Prego, consigliere Manildo. Sì, per la quota di minoranza il dottor Ezio Farmarin. Bene. Distribuiamo le schede? Allora facciamo voto elettronico, perfetto, via. Aperta la votazione. Due nomi di maggioranza e uno di minoranza. No, non sono questi i nomi. Fermi. Ah, li avete messi tutti? La votazione è sempre aperta. Vi ricordo Ghidoni, Sandonà maggioranza, Framarin minoranza. 42, sì, sono 42 presenti. C'è ancora la consigliera che deve votare. Hai fatto, Vigo? L'hai trovato? Boh. Votazione chiusa. Allora, Paola Ghidoni 27, Luca Sandonà 26 voti, Ezio Framarin 14, Bianca 2,
Fabrizio Veronesi 1. Risultano eletti ovviamente Paola Ghidoni, Luca Sandonà ed Ezio Framarin. Grazie. Passiamo al punto 8. Designazione a consigliere regionale di parità supplente, articolo 12 del decreto legislativo 11 aprile 2006 198. Relazione della prima commissione consigliare, scusate, ci sono delle proposte di candidatura? Consigliere Barbisà. Grazie Presidente, la candidata è Cavallarin Silvia. Cavallarin Silvia. Altre proposte? Votazione, aperta la votazione. Non farmi le foto. Poi lo c'hai. C'è un problema dal consigliere Soranzo. Gli altri consiglieri sono a posto? Soranzo ha votato? C'è impiantato? Lo mettiamo a verbale, possiamo metterlo? Ah, perché è segreto il voto? Cambiamo la macchina. Magari non stiamo lì a guardare mentre vota. Non funziona? No, ho detto no. È segreto. Non vota, tanto il suo voto non è. Consigliere, posso chiedere il non voto? È una sua facoltà votare, è un diritto. Cioè. Se no aspettiamo, cioè, per carità. Non può metterlo a verbale, è segreto il voto. No, vediamo se riusciamo ad attivarlo. Ma non si sa cosa votano i consiglieri. Si sa? No, ci sono tanti candidati. No, qua ce n'è uno candidato. Un candidato ma poi non votarlo. Esatto. Buoni? Sì, ma non si sa se vota o non vota. Ma non abbiamo un'altra macchina? Ha votato fino adesso. Riesci col telefonino? Perfetto. Buoni? Andata? Perfetto, grazie. Votazione chiusa. Allora, 28 voti con l'elezione di Silvia Cavallarin, 16 Bianca e 1 non ha partecipato. Altro punto, passiamo al punto numero 9. Azienda speciale opportunità e mercati. Già azienda speciale per i mercati ortofrutticoli di Lusia e Rosolina. Nomina il componente effettivo di un supplente del Collegio dei Revisori del Conto. Relazione della prima commissione c'è, si procede
con 2 votazioni separate, una per gli effettivi e una per il supplente. Ci sono delle proposte? Effettivi. Facciamo prima gli effettivi. Facciamo prima gli effettivi. La nostra proposta è Ganzaroli Valeria. Può ripetere, per favore? Proponiamo la dottoressa Ganzaroli Valeria. Bene. Altre proposte? Votazione aperta. Siamo sul membro effettivo. Chiusa la votazione, viene eletta la signora Ganzaroli con 28 voti, 16 bianche e una non partecipa al voto. Adesso facciamo i supplenti. Candidature? Sì, è un supplente, mi sembra, vero? Ok, non vorrei sbagliarmi. E la nostra proposta è il dottor Nicolò Dalla Riva. Dalla Riva. Aperta la votazione. Quale supplente è questo? Stiamo votando il supplente. Chiusa la votazione. Eletto Nicolò Dalla Riva con 28 voti, bianca 16 schede e una non partecipa. Punto numero 10. Consigliere Barbisan chiede la parola. Sì, al punto numero 10, Presidente, noi le chiederemo di rinviare alla prossima seduta il punto di cui è all'oggetto, il punto numero 10. Grazie. Vabbè, c'è questa richiesta del consigliere Barbisan, rinviamo il punto. La richiesta si risponde. Prossimo consiglio. Andiamo al punto 11. Ospedale riabilitativo di alta specializzazione SPA Ores. Nomina di 3 componenti effettivi di 2 supplenti del collegio sindacale. Per favore. Relazione della prima commissione, si procede con 2 votazioni separate anche qui, gli effettivi e i supplenti. Per la prima, volete ascoltare? Per la prima votazione ciascun consigliere vota massimo 2 nomi, per la seconda ciascun consigliere vota un nome. Adesso parliamo della prima votazione, quindi ogni consigliere può votare massimo 2 nomi. Consigliere Barbisan, mi sembra di capire che è in piedi perché è una proposta di nomi. Sì, Presidente, scusi un attimo che sono stato distratto. L'effettivo? Sì, l'effettivo, sì. Ogni consigliere può votare massimo 2 nomi. Sì, allora i 2 effettivi sono la dottoressa Sabrina Bellotto e il dottor Martino Dall'Oca. Bellotto e Dall'Oca. Prego, consigliere, per le minoranze. Per le minoranze, membro effettivo, dottor Nicola Gambaretto. Aperta la votazione.
Bellotto, Dall'Oca, maggioranza, Gambaretto, minoranza. Sto per chiudere la votazione, avete votato tutti? Vabbè, chiusa la votazione. Eletti Sabrina Bellotto 28 voti, Martino Dall'Oca 25 voti, Nicola Gambaretto 16, 2 bianche e 1 non partecipa. Passiamo ai supplenti. Vi ricordo che qui avete un voto solo, cioè un nome solo. Candidature? Prego, consigliere Barbisan. Grazie per la maggioranza. Candidiamo come membro supplente la dottoressa Roberta Albiero. Aperta la votazione. Aperta la votazione. Un attimo, vedo che non si apre. Sì, c'è da dire che i supplenti sono 2 e non 1. Minoranza? Sentite, sospendiamo la votazione e la rifacciamo. Te sei distratto. Scusate, annulliamo la votazione. Allora, c'è un membro della maggioranza che è già stato indicato. Prego, un minuto. Ce l'avete? Date l'elenco per favore. La dottoressa ce l'ha. Scusate. Supplente Michele Genovese. Bene. Bene. Riapriamo la votazione. Partiamo da 0. Prego. Supplenti 1 di maggioranza e 1 di minoranza. Avete votato tutti? Consigliere Montanariello, cosa succede? Un attimo, teniamola ancora aperta. A posto, consigliere? Ha votato, consigliere? Consigliere Montanariello ha votato? Buon, chiusa la votazione. Eletti supplenti 27 Albiero, 15 Genovese, 1 Bellinato, 1 bianca e 1 non voto. Chiusa. Punto 12. Made in Vicenza, azienda speciale della Camera di Commercio di Vicenza, nomina di un membro effettivo e di un supplente del collegio dei revisori dei conti. La prima commissione ha fatto la sua relazione, si procede con 2 votazioni separate, anche qui prima gli effettivi, prima l'effettivo poi il supplente. Candidature. Prego consigliere. Parliamo di effettivo. Sì, la nostra proposta è per il dottor Pozzato, attenzione, Giuseppe. Pozzato Giuseppe. Ci sono altre candidature? Ce n'è una, però se volete candidare c'è. Apro la votazione. Vabbè.
Ma ritrovano anche i voti. Aperta la votazione. Pozzato. Rapidi Palermo. Chiusa la votazione, passiamo all'esito. Pozzato eletto con 28 voti, Bianca 16, non partecipa 1. Passiamo ai supplenti. Candidatura al supplente. Consigliere Barbisan. Made in Vicenza sempre, giusto Presidente? Siamo sempre a. Dottor Gianfranco Vivian. Inox. Vivian. Aperta la votazione. Uno alla volta, alzi la mano chi ha problemi a votare. Tutto bloccato. Mani alzate a chi deve ancora votare. Se no, per favore, vediamo di capire che problemi ci sono. Scusate. Io ho l'impressione che il problema di voto sia l'interfaccia col telefonino, perché vedo che tutti quelli che hanno problemi poi fanno vedere il telefonino che non va. No? Pressi trova sempre la soluzione. Chi ancora non ha votato? Avete fatto? Bozza? Fatto tutto? De Berti votato? Stavi votando col telefonino? Buon. Chiusa la votazione. Eletto Vivian con 26. 16 Bianca, 2 non hanno partecipato. Abbiamo chiuso con le nomine, adesso andiamo alle mozioni. Punto 13, mozione numero 3 presentata dai consiglieri Bigon, Luisetto, Manildo, Dalla Pozza, Del Bianco, Galeano, Michalizzi, Montanariello, Sambo e Trevisi. Consigliere Ostanel. Siamo sulle mozioni, grazie. Per favore. La Regione del Veneto si faccia parte attiva per contrastare l'emorragia di personale infermieristico, valorizzandone la professione. Prego, chi chiede di intervenire? Bigon, prego. Grazie Presidente, ne avevo parlato la scorsa adunanza del Consiglio con l'assessore e avevamo anche condiviso delle eventuali modifiche. C'è la consigliera Bigon che chiede di essere ascoltata. 2019-2024 il numero complessivo di dimissioni di infermieri in tutta la regione del Veneto si attesta a 4.977 unità. La professione infermieristica rappresenta la spina dorsale del sistema sanitario, garantendo assistenza nei reparti ospedalieri, nei servizi territoriali
nell'assistenza domiciliare, nelle strutture residenziali e a breve anche nelle case di comunità e negli ospedali di comunità che devono ancora essere completamente realizzati. E sottolineiamo anche che le dimissioni volontarie a seguito di un accesso agli atti degli infermieri sono motivati da condizioni lavorative sempre più difficili. Carichi di lavoro insostenibili, turni fino a 12 ore, sotto organico cronico, compensi non adeguati alla professionalità e responsabilità richieste a loro. Tale situazione genera un circolo vizioso. Meno personale significa più lavoro per chi resta, significa compensi e conseguenze ulteriori demotivazione e nuove possibili dimissioni. Voi pensate che in questo periodo si è dimesso 1 su 4. La perdita di personale infermieristico mette a rischio la qualità e la sicurezza dei cittadini e di tutti i servizi. Senza un intervento immediato e strutturale l'apertura di nuove strutture non sarà possibile. In assenza di nuove assunzioni e di un adeguato ricambio generazionale, anche le case di comunità previste dal PNRR rischiano di non poter essere attivate, trasformandosi in strutture vuote e senza servizi per i cittadini. La popolazione infermieristica, anche in Veneto, sta rapidamente invecchiando. Una quota significativa degli infermieri attuali in servizio supererà nei prossimi anni i 55 anni. Il sistema universitario registra difficoltà a coprire i posti disponibili nei corsi di laurea in infermieristica a causa della crescente percezione che la professione non offra più condizioni di lavoro adeguate e dignitose. Una volta lavorare nel pubblico come infermiere era un onore, adesso è un sacrificio. Il sistema trattenere e motivare gli infermieri già in servizio è tanto urgente quanto formare nuove generazioni di professionisti. Constatiamo che in esecuzione della delibera del direttore generale del 3 dicembre del 2025, la numero 856, azienda 0, ha indetto un concorso pubblico per titoli e esami per la copertura di 916 posti di infermiere, area di professionisti della salute e funzionario. Osservato che il grado di incidenza della procedura in concorso pubblico sopraindicato rispetto al fabbisogno effettivo, nuova forza lavoro sarà sostanzialmente a somma zero, atteso che, come osservato anche l'organizzazione sindacale, trattasi di procedura che sostanzialmente stabilizza il personale già al lavoro. Considerato che è doveroso e urgente mettere in campo politiche di valorizzazione, chiediamo alla Giunta di attivarsi presso il Governo e le istituzioni competenti per ottenere un aumento salariale immediato e stabilire personale infermieristico, prevedere misure regionali di valorizzazione della professione, garantire condizioni di lavoro sostenibili, sostenere e promuovere corsi di laurea in infermieristica, assicurando un'adeguata programmazione di posti disponibili e incentivi per attrarre e trattenere gli studenti. Favorire il rientro in servizio di professionisti qualificati anche attraverso forme contrattuali che permettano di conciliare il lavoro e la vita privata. Ecco, grazie. È stato concordato un emendamento a questa mozione dove appunto il dispositivo verrebbe così sostituito e concordato e quindi è ad attivarsi ulteriormente presso il Governo e le istituzioni competenti per ottenere possibili ulteriori aumenti salariali per il personale infermieristico ed incrementare ulteriormente le responsabilità e le competenze richieste dal ruolo, a prevedere ulteriori misure regionali di valorizzazione della professione anche attraverso incentivi economici e percorsi di carriera dedicati, ad attivarsi per garantire condizioni di lavoro sostenibili con piano di assunzioni straordinarie per colmare i vuoti di organico e ridurre i carichi attualmente insostenibili di lavoro, a continuare a sostenere e promuovere ulteriori corsi di laurea in infermieristica, assicurando un'adeguata programmazione dei posti disponibili e incentivi per attivare e attrarre gli studenti, a mettere in atto ulteriori strumenti per favorire il rientro in servizio dei professionisti qualificati anche attraverso forme contrattuali che permettono di conciliare il lavoro e la vita privata. Grazie. Grazie consigliera. Per la Giunta chi interviene? È una mozione.
Parere favorevole. Cunegato, prego consigliere. Senza infermieri chiudiamo gli ospedali. Non sono io a dirlo, ma continuano a dirlo i sindacati. Per colpa dell'insipienza vostra, cioè della destra veneta, che ha sbagliato tutta la programmazione, ma se adesso non agite in maniera celere e vigorosa, noi rischiamo davvero il collasso del sistema sanitario. E adesso ve lo spiego. Guardate che quando si dice che mancano medici, si dice la verità, ma fino a un certo punto, perché noi abbiamo gli stessi medici in media del resto dei paesi europei. Noi però abbiamo pochissimi infermieri, abbiamo 6,9 infermieri ogni 100.000 abitanti contro una media OCSE di 9, ma Francia e Germania arrivano a 11 e a 13. Guardate che noi abbiamo 1,44 infermieri ogni medico. In Francia e Germania siamo a 3. Cosa vuol dire? Vuol dire che gli infermieri devono correre il doppio. Hanno fatto uno studio che dice che mancano in Italia 65.000 infermieri, ma se volessimo avere gli infermieri che in media ci sono in Europa, dovremmo averne 175.000 in più. In Veneto mancano 5.000 infermieri, ma la situazione non è solo critica oggi. Le previsioni sono davvero spaventose, perché l'anno scorso nel test di infermieristica si sono impresentati in meno del 40% rispetto ai posti previsti. Guardate che finché noi raddoppieremo gli over 80, raddoppieremo i bisogni sanitari, ci dice l'ordine degli infermieri di Vicenza che nei prossimi 10 anni, se ci andrà bene, avremo il 21% di infermieri in meno. Se ci andrà male, avremo il 26% di infermieri in meno. Davvero chiudiamo gli ospedali, davvero le case di comunità rimarranno sulla carta, davvero il progetto dell'ospedale liquido dell'assessore Gerosa, cioè dell'ADI, non si realizzerà mai. Allora che cosa bisogna fare in maniera celere? Lo scrive la mozione. Bisogna che il governo aumenti i salari, bisogna prevedere salari più alti per queste figure, altrimenti la professione non sarà attrattiva. Ma non basta questo, giustamente si diceva valorizzare. Cosa vuol dire valorizzare? Vuol dire che, ad esempio, la figura dell'infermiere deve avere un percorso di carriera. Come mai in Francia ci sono il doppio di infermieri in Italia? Come mai da noi non vogliono fare gli infermieri? Dobbiamo prevedere un percorso di carriera, di miglioramento. Ma ancora questo non basta. Salari, carriera, ma guardate ragazzi miei che c'è una crisi demografica spaventosa. Noi oggi in Veneto abbiamo un tasso di sostituzione di 30-100, cioè noi abbiamo 30 persone che entrano nel mondo del lavoro ogni 100 che escono, in tutti i settori. Ieri si leggeva sul giornale di Vicenza che mancano 500 commesse nella nostra provincia. Cosa significa qua? Che finché l'amico Zaia e l'amico Stefani vanno in piazza a Milano parlando di reimmigrazione, con una proposta demagogica, veramente di un populismo deformante, se noi non mettiamo in atto una campagna mirata di immigrazione seria, se noi non cerchiamo di fare in modo di trovare figure dall'estero, visto che nel 2037 mancheranno 400.000 lavoratori in generale nella nostra regione per questioni demografiche, guardate signori miei che qua ci giochiamo il sistema sanitario regionale, perché senza infermieri non reggono gli ospedali, non reggono le case di riposo, non regge l'assistenza domiciliare integrata. Bisogna intervenire in maniera vigorosa, bisogna cominciare ad intervenire subito. Grazie consigliere Cunegato. Tranquilla. Consigliera Luisetto. Grazie Presidente, intervengo anch'io a sostegno della mozione della collega Bigon perché
pone al centro un tema fondamentale per la tenuta del sistema sanitario e sociosanitario regionale e lo fa chiedendo azioni molto concrete, sia relative alla situazione economica, reddituale, insomma, e allo stipendio degli infermieri, sia relative alla loro specializzazione e alla valorizzazione della professione. Per quanto riguarda la valorizzazione, noi sappiamo che abbiamo una disponibilità di infermieri che hanno una specializzazione importante, che hanno master, che hanno una formazione di alto livello e che spesso vengono messi a tappare buchi volgarmente per le necessità che ci sono nelle emergenze, e questo non aiuta senz'altro il riconoscimento di una professione oggi sempre più essenziale. E se sappiamo che in alcune specialità mancano medici, ma sappiamo ancora di più che per quanto riguarda gli infermieri il problema è assolutamente trasversale, lo è negli ospedali, lo è nelle strutture sociosanitarie e nella residenzialità per la non autosufficienza. Quindi io credo che dovremmo davvero porci un tema di corresponsabilità e condivisione su questo. Mi dispiace che non ci sia in aula l'assessore Gerosa, perché è un tema che credo lo debba interessare per primo, e sono contenta che ci sia questa approvazione unanime della mozione. Spero che da questa mozione seguano poi delle azioni conseguenti, perché come con il gruppo PD la consigliera Bigon l'abbiamo pensata e voluta, non l'abbiamo fatta soltanto perché rimanga quest'oggi, ma che abbia gambe per dare davvero risposte e un segnale di attenzione concreto a chi ogni giorno cerca di vivere la sanità non soltanto come una professione, ma spesso come una missione. Grazie consigliera. Consigliera Ostanel, prego. Grazie Presidente. Sì, spiace non vedere l'assessore competente in aula, perché dare un parere positivo su un autoemendamento della collega e vederlo dare in maniera così veloce e non dall'assessore competente, ecco, devo dire che non era successo quando discutevamo di temi così importanti in quest'Aula. Stiamo parlando di sanità, stiamo parlando di una carenza strutturale, che è quella del personale infermieristico. Stiamo parlando di un'emergenza che riguarda in particolare la nostra regione. Vorrei anch'io citare alcuni dati, come è stato fatto dal collega Cunegato. Cioè io mi chiedo davvero, al di là dell'impegno che noi chiediamo al governo, di cui voi fate parte, e voglio dire nuovamente, è ovvio che noi lo vogliamo ribadire in una mozione, voi avete i canali diretti per chiedere al governo di fare quello che non sta facendo, cioè di intervenire davvero rispetto all'emergenza salariale dei nostri infermieri. Ma due, il fatto che noi abbiamo oggi una situazione in Veneto proprio perché non è stato fatto un intervento serio da questo punto di vista, gli infermieri che prendono meno di altri paesi, lo ha detto bene Cunegato, ma prendono meno anche di altre regioni. Ed è per questo che la mozione della collega Bigon è importante, perché se noi oggi abbiamo del personale infermieristico che prende più o meno 4-5 mila euro in meno al mese di quanto avviene in Emilia-Romagna, e sto citando dei dati della Federazione Nazionale degli Ordini Professionali Infermieristici, quindi non sono dati, diciamo, che non hanno una fonte, quando rispetto alla Toscana prendono addirittura un po' di più rispetto all'Emilia-Romagna, e quando abbiamo una media OCSE invece di 40.000 euro l'anno, e invece in questa regione la media che un infermiere prende è 31.000 euro, stiamo parlando di 10.000 euro in meno l'anno che un infermiere prende in questa regione rispetto alla media nazionale, ma prende meno rispetto alle altre regioni. Allora, quello che questa regione ha fatto in passato, anche facendo delle sperimentazioni utili, era stato ad esempio delle integrazioni salariali. Aveva provato a farlo con, ricordo, i 1.000 euro che erano stati dati a chi decideva di seguire quegli studi, no? Ne avevamo anche discusso negli anni precedenti. Ma questo intervento oggi, e era quello che volevo chiedere all'assessora Gerosa se fosse stato presente, in questa mozione quanto riteniamo di ribadirlo? Quanti fondi intendiamo inserire in questa manovra specifica per integrare il salario già con la nostra competenza? Perché va bene mandare sempre la palla a Roma, dove comunque la palla la dovete prendere in mano voi. A me interesserebbe capire oggi cosa noi facciamo nel nuovo corso, diciamo, di questa legislatura per quanto riguarda le competenze regionali, perché qui stiamo discutendo di competenze regionali, in particolare in questa mozione.
io oggi non posso avere le risposte e quindi questa discussione in qualche modo è un po' difficile da fare se non c'è la persona che ne ha la competenza. Quindi chiedo, ovvio che non emendo la mozione, ma chiedo se nella quinta commissione, visto che vi è qui appunto la Presidente e anche la Vicepresidente Luisetto, possiamo davvero monitorare nel corso del tempo l'attuazione di questa mozione, perché altrimenti l'impegno e un parere così veloce dato dall'unico assessore presente oggi in Consiglio a me non lascia tranquilla, a me proprio non lascia tranquilla, perché è bene votare favorevolmente all'unanimità una mozione, ma ne abbiamo viste troppe in questo Consiglio regionale poi non arrivare al risultato. Quindi se nella quinta commissione riusciamo a fare un lavoro di monitoraggio, messa a terra e capiamo davvero che questo impegno viene portato, allora anche il voto favorevole avrà un suo senso. Altrimenti, se questo non verrà fatto, è uno dei classici impegni che abbiamo preso per dire facciamo qualcosa per il personale infermieristico e poi però non vediamo mettere a terra né i capitoli di bilancio necessari né gli interventi necessari. E credetemi, in particolare oggi, dove anche a livello familiare ho potuto constatare il lavoro che stanno facendo gli infermieri in sottorganico e in sottostipendio nei nostri ospedali, ecco, è così urgente anche per motivi personali fare questo intervento che davvero ha bisogno di questa rassicurazione. Grazie consigliera. Consigliere Lanzarin. Sì, grazie Presidente. Noi sappiamo che oggi il grande tema per quando parliamo di sanità è sicuramente quello legato al personale, alla carenza di personale. Fino a poco tempo fa si parlava quasi esclusivamente della carenza del personale medico e sicuramente si sono fatti tanti sforzi, si continuano a fare tanti sforzi e sappiamo che in alcune specializzazioni ancora la carenza è molto forte, però oggi la vera emergenza è sicuramente rappresentata dal personale delle professioni sanitarie. Oggi parliamo di infermieri, ma sappiamo quanto anche gli operatori sociosanitari, gli OS, oggi siano in forte difficoltà e in forte carenza. Quindi è chiaro che una mozione come questa va in questa direzione. Vorrei ricordare l'attenzione che abbiamo posto nel corso degli ultimi anni e dell'ultima legislatura su questo tema e che continua oggi a produrre determinati risultati. Abbiamo votato e poi presentato, anche se vi ricordate, insomma, anche recentemente in un'audizione in quinta commissione, il piano strategico per il contrasto al personale sanitario che è stato varato nell'agosto 2024, dove venivano messi in atto tutta una serie di azioni legate soprattutto alle professioni sanitarie e al personale infermieristico. Alcune sono state citate. Ricordo che con grande sforzo, perché poi è uno sforzo che noi dobbiamo fare con gli Atenei veneti, abbiamo aumentato negli ultimi 5 anni la capacità delle università Padova, Verona e anche quella di Ferrara, quindi in Emilia Romagna, passando dai 1550, ricordo a memoria, posti alle università per quanto riguarda le professioni sanitarie, ai quasi 1900 posti oggi all'interno dei vari Atenei. Abbiamo cercato, e lo sapete, di allargare anche in zone periferiche i corsi per quanto riguarda le professioni infermieristiche. Ricordo l'ultimo corso a Chioggia e l'ultimo corso a Cittadella, proprio per cercare di avvicinare il più possibile anche nelle zone periferiche e non solo dove ci sono gli ospedali hub oppure gli ospedali a carattere universitario, anche gli ospedali più periferici, gli ospedali SPOC. È stata fatta quell'azione che è stata citata con i fondi europei, quindi con l'FS Plus, i 9 milioni dati appunto a chi frequenta oggi i corsi di infermieristica, con la volontà, e ne sono convinta che questa amministrazione continuerà su questa strada, di continuare a finanziare con i fondi europei la formazione per quanto riguarda appunto i professionisti del sistema sanitario, per quanto riguarda le professioni. Ricordo anche i 50 milioni dei fondi integrativi che sono stati appunto previsti e con legge regionale votata all'unanimità, unica regione ad aver previsto un aumento dei fondi integrativi regionali per quanto riguarda l'ambito sanitario, che ha visto la concertazione con la parte sindacale sia della dirigenza medica ma anche delle professioni sanitarie.
Ancora poca cosa, sono d'accordo. Oggi è una professione in crisi, dettata sicuramente dalla carenza poi della base strutturale di chi sceglie di fare questa professione. È una professione che ha bisogno sicuramente di essere incentivata e di essere quindi anche giustamente finanziata, come succede in altri paesi europei, ma è sicuramente una professione che ha bisogno anche di essere maggiormente valorizzata. Da qui, all'interno di quel piano, se vi ricordate, anche la possibilità di crescita, la possibilità di fare carriera, la possibilità di avere autonomia anche gestionale in alcuni settori, che diventa fondamentale proprio per cercare di motivare in maniera ancora più forte da un punto di vista appunto di reclutamento e poi di adesione a quelli che sono non solo i corsi, ma quelli che sono poi anche le destinazioni di un certo tipo. È chiaro che il panorama nazionale, e quindi è quello però su cui oggi noi dobbiamo fare pressione, perché oggi voi sapete escono più medici di infermieri a livello nazionale e il parametro è un parametro che non può funzionare, perché è chiaro che ogni medico invece deve essere accompagnata da più infermieri. Quindi è altrettanto chiaro che il nostro deve essere un lavoro sicuramente di sollecito per quanto riguarda il livello nazionale, lo stanno già facendo gli ordini, lo sta già facendo l'ordine degli infermieri a livello nazionale e a livello locale, proprio di cercare di trovare quelle corsie e soprattutto insomma quei modi per valorizzare da più punti di vista la professione e accompagnarla anche rispetto ai carichi di lavoro. Prendo con positività la proposta della consigliera Ostanel di monitorare in quinta commissione quelli che saranno anche gli sviluppi di questa mozione, quelli che saranno gli interventi che riusciremo a mettere in campo proprio per dare delle risposte concrete e puntuali. Grazie consigliere. Consigliere Brescaccini. Grazie Presidente, colgo l'occasione della mozione presentata dalla collega per ricordare quello che è stato un lavoro ed un impegno importante e significativo che è stato svolto nell'UIS 2 Marca Trevigiana circa 4-5 anni fa, dove il corso di laurea delle professioni infermieristiche storicamente organizzato per 150 posti di laurea in infermieristica è stato portato a 200 posti, quindi con un aumento di oltre il 30% dei posti messi in disponibilità e anche e soprattutto l'ulteriore lavoro svolto dall'azienda sanitaria, da tutti i dirigenti dell'azienda per far sì che il corso di laurea fosse coperto al 100%, come è avvenuto dal primo anno fino anche all'ultimo, che è quello in corso di svolgimento adesso. Si sono sempre coperti 200 posti di laurea in infermieristica, e questo grazie al lavoro che l'azienda sanitaria ha svolto sul territorio, in particolare andando incontro agli studenti delle scuole superiori, facendogli conoscere l'opportunità non solo professionali ma anche umane e di valorizzazione che le professioni infermieristiche come le professioni sanitarie possono offrire ai giovani, e quindi con un'attività anche sul territorio. La ricaduta concreta è una ricaduta assolutamente positiva, perché in un periodo di carenza di questi professionisti riuscire ad avere un 30% in più di laureati in infermieristica nei nostri territori è un dato sicuramente positivo per il mondo della sanità pubblica ospedaliero e territoriale, ma anche per tutte le strutture come le case di riposo che sappiamo cercano gli infermieri come l'aria. E quindi questo mi permette anche di cogliere questa opportunità per ringraziare il direttore generale Francesco Benazzi e tutti i suoi collaboratori per il lavoro che ha fatto, in questo caso per le professioni sanitarie ed infermieristiche in particolare, ma per il mondo della sanità pubblica in generale, così come tutti gli altri direttori generali delle altre aziende sanitarie del Veneto. Lavoro che oggi viene portato avanti dal nuovo direttore, il dottor Bizzarri, con i nuovi investimenti e le nuove implementazioni per quel che riguarda la cittadella universitaria e formativa. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Szumski, prego. Grazie Presidente. Allora, la cosa fondamentale per attrarre, al di là delle difficoltà diciamo, della denatalità e quindi una mancanza a monte di opportunità di personale,
è quella che è stata detta chiaramente, cioè bisogna pagarli adeguatamente per attirarli. È inutile che stiamo a discutere di tantissime altre cose, noi possiamo incrementare e dobbiamo pagarli nel pubblico adeguatamente, se vogliamo anche che poi rimangano, perché è inutile poi formarli e se ne scappano nel privato, perché le opportunità di guadagno e anche di qualità della vita, tra virgolette, sono migliori. Chiaramente va data maggiore importanza, senza... non entro nella querel, possono fare sviluppare delle attività paramediche o quasi mediche, ma è chiaro che in una situazione di difficoltà gestionale, soprattutto del settore pubblico, bisogna aprirsi a valutazioni innovative e che mi trovano qui in disaccordo con gli ordini dei medici che appena gli si tocca una funzione propria si mettono a gridare allo scandalo, perché ci sono delle cose che possono fare gli infermieri anche meglio, o comunque come i medici, oppure che i medici non dovrebbero fare perché sarebbero un retaggio di qualcosa passato. Quindi su questo bisogna chiaramente fare un lavoro a 360 gradi e quindi da questo punto di vista credo sia da lavorare e mettere delle risorse. Le dobbiamo trovare perché sennò chi viene a fare un lavoro che poi in una regione o da un'altra parte è pagato di più e comporta sempre delle mansioni. Cioè dobbiamo dirci le cose in faccia, queste sono, se vogliamo che rimangano, anche perché fanno un lavoro importante, la medicina territoriale sul territorio di assistenza ai cronici si fa soprattutto con gli infermieri. È inutile, lo dico per esperienza personale e quindi lo ribadisco, cioè se non hai degli infermieri in numero adeguato non riesci ad assistere, l'obiettivo è assistere più persone a casa e questa è la cosa migliore e dobbiamo avere infermieri. Questo punto di vista. Poi tutte le iniziative che possono essere fatte, adesso c'è stata una citazione che mi trovo in disaccordo su un direttore generale, ma non vado avanti, perché le lamentele che ci sono nella ULSS da cui provengo io nei suoi confronti, anche nella gestione, sono quantomeno da annoverare come abbastanza notevoli. Quindi su questo è l'impegno economico e su questo bisogna trovare delle risorse e cercare di metterle in campo. Allora li potremmo attrarre bene quelli che vanno, perché trovano la professione interessante, perché viene anche vicino a casa, più vicino, che è anche un altro elemento, uno degli errori fatti a suo tempo nella riforma, perché più lontano da casa, più costi nella gestione, quindi sono tutte valutazioni che devono essere fatte e portate avanti, ma su questo fondamentale è pagarli meglio e di più, perché senza infermieri non si fa né ospedale e tantomeno assistenza territoriale. Grazie, se non ci sono altri prenotati, altri interventi, prego, Baldan. Allora, grazie Presidente, solo alcune considerazioni, ho ascoltato anche il Presidente Lanzarin e certo il discorso degli infermieri l'abbiamo visto anche dei dati della sanità veneta, 9-10.000 mi pare che sia un dato intangibile da questo punto di vista qui di mancanza e quindi è un dato significativo che ci fa riflettere. Sul fatto del fatto economico è certamente un altro fatto di rilievo, non solo nella differenza di pseudo gabbie salariali tra regione e regione, ma sul fatto che mediamente il personale infermieristico sia pagato non in funzione anche dello stress lavorativo e del modus operandi, anche perché queste sono attività lavorative che spesso non hanno un orario preciso, no? Vanno molto al di là anche in termini straordinari o da questo punto di vista sotto questo profilo. Chiaro che servirebbero risorse e bisogna trovarle, non è mai un'impresa semplice. Io però mi vorrei, rispetto a quello che ha sottolineato il Presidente Lanzarin, dal mio punto di vista soffermare su due aspetti. Uno, e non credo che anche per Regione Veneto sia più il caso di andare avanti con spot, fra virgolette, una tantum anno per anno, ma sia doverosa una pianificazione in merito, che perché aiuta poi anche dal lato delle uscite e anche dal lato a pianificare meglio ovviamente l'attività in questo settore e eventualmente anche ad attrarre. E un altro aspetto su cui mi pongo una questione è il fatto, certo, lo sottolineava anche la consigliera Bescagin, nessuno di noi
è contro il fatto che ovviamente le lauree infermieristiche in qualche modo stanno aiutando, la professionalità è tutto positivo, il numero aumenta, eccetera. Però sembra che da alcune critiche, da alcune situazioni che ho letto e ho potuto in qualche modo analizzare, manchi un mismatching fra gli ospedali e fra ciò che l'ospedale o la casa di comunità va a richiedere in termini professionali all'infermiere rispetto a coloro che invece hanno fatto un canale di laurea, che hanno acquisito competenze un po' particolari, e spesso sembra che alcuni di questi infermieri o che vengono assunti dicono: ma a noi abbiamo fatto un canale che ci porta ad avere anche una qualifica, una professionalità molto elevata rispetto al passato, ed ecco anche che a volte si spiega anche quel discorso dell'eccedenza di medici, perché molti di loro poi continuano negli studi e evidentemente raggiungono anche la laurea in medicina, e non troviamo riscontro su quello che poi dal lato della prestazione lavorativa chiede a noi l'infrastruttura, l'ospedale da questo punto di vista, perché magari ci dà delle mansioni o un demansionamento rispetto alle nostre potenzialità, che ovviamente in qualche modo per noi è a volte anche, diciamo, ci lascia ovviamente demotivati sotto questo profilo. E allora, siccome io credo che su queste cose e anche sui lati programmatici sono tra l'altro riforme a costo zero, basta il buonsenso e cercare in qualche modo di capirsi da questo punto di vista, sono cose che si possono fare e venire incontro da questo lato. Se abbiamo figure professionali di questo tipo, cercare di capire come possono aiutare l'infrastruttura ospedaliera con le loro conoscenze. Per quelli invece che non hanno raggiunto questo tipo di qualità infermieristica del lavoro infermieristico, ma evidentemente possono svolgere altre funzioni ugualmente importanti, cercare ovviamente di pianificarle meglio, perché io credo che oltre alla parte economica, e concordo perfettamente, e non si capisce poi anche questo tetto che in qualche modo limita la spesa sanitaria sotto soprattutto l'aspetto del remunerativo delle persone che vi lavorano, credo, non capisco il fatto che ci siano queste incongruenze e ci possa aiutare a svolgere, al di là, dicevo, dell'aspetto economico, di svolgere meglio anche l'attività lavorativa proprio degli infermieri o anche di quelli specializzati che sono chiamati a questo. Siccome credo sia una questione di buonsenso e basta solo pianificarla meglio e in qualche modo intendersi al di là della questione nazionale e regionale, io credo che da questo lato anche acquisire qualche informazione in merito in questo rapporto che si è creato fra il lavoro infermieristico e le richieste delle varie infrastrutture, che siano ospedali, che siano case di comunità o altro, credo che sia importante analizzarlo e vedere se da questo punto di vista si può trovare una correzione. Grazie. Grazie consigliere. Altri interventi? Prego, Assessore Giacinti. Sì, buongiorno. Per la consigliera Ostanelli su questo punto l'assessore Gerosa avrebbe voluto essere presente, solo che si trova in Commissione Salute. Nella Commissione Salute, adesso leggo testualmente, c'è da nominare il rappresentante regionale per la costituzione del centro di coordinamento nazionale unico del Molecular Tumor Board, e la presentazione deve essere presentata personalmente dall'assessore. Questo è il motivo per cui non è presente e quindi ci tenevo a sottolinearlo. Grazie. Dichiarazioni di voto? Le consideriamo già fatte? No? Cunegato, prego. Io vorrei che avessimo il coraggio di guardare in faccia la realtà, come diceva Leopardi, dolorosa ma vera. Allora, quando voi dite che avete aumentato i posti all'infermieristica, questo è vero a livello nazionale, ma se uno poi va a vedere gli iscritti,
negli ultimi 15 anni sono passati da 45.000 a 19.000. Okay? E questa è una tendenza chiara. Allora io ripeto il concetto, perché bisogna, come dire, avere la consapevolezza di quello che sta succedendo. Aumentare i salari sì, per forza, no, prospettive di carriera sì, per forza, ma che cosa ci dice la realtà demografica? So che per voi è difficile, sono 20 anni che continuate, basta immigrati, però la realtà demografica è che facciamo 1,2 figli e che quindi la generazione dei nostri figli è il 40% in meno della nostra e che quindi nascono 1 milione di italiani nel 60, 500.000 nel 2000, metà, l'anno scorso 335.000, un terzo. E sarà sempre peggio, vero? Perché hai una popolazione di donne in età fertile sempre minore, quindi noi avremo sempre meno nati, ok? E questo, come dire, a me pare veramente incontrovertibile. Lo dico con senso di responsabilità che vorrei condividere e con grande serietà. Guardate che se noi non facciamo una riflessione seria per importare, perché è brutto, no? Per andare a trovare delle figure professionali, no? Dall'estero, che ovviamente, ne abbiamo discusso, devono avere tutti i requisiti di professionalità di studio. Ovviamente noi dobbiamo essere in grado di mettere in campo tutta una serie di politiche di inclusione, corsi di italiano. Ma se noi non facciamo questo, no, per quello mi ha fatto sorridere che si parli di reimmigrazione, se noi non facciamo questo non risolveremo il problema, non c'è alternativa, cioè tu devi rendere più attrattiva la professione perché aumentino le iscrizioni, perché non fuggano gli infermieri dalla professione, ma non basterà. Quindi o cominciamo a ragionare davvero per mettere in atto politiche mirate di questo tipo, oppure, lo ripeto, guardate che se andate a vedere i numeri, la gobba dei pensionamenti ci dice che da qua al 2034 usciranno la maggior parte degli infermieri. Ah, che tragico è tragico, se noi non ci poniamo questo obiettivo, la sanità collassa. Bisogna avere il coraggio, anche per voi difficile credo, perché politicamente avete sempre detto il resto, di capire che questa è la realtà e o la affrontiamo o il sistema salta. Consigliera Bigon. Grazie Presidente, benissimo l'unanimità, quantomeno l'espressione favorevole su questa mozione che vede l'infermiere come spina dorsale del sistema sanitario e la consapevolezza che bisogna intervenire per cercare di incentivare la professione da una parte e valorizzarla dall'altra. Sappiamo perfettamente che gli stipendi sono i più bassi a livello europeo, ma anche purtroppo a livello italiano, per cui investire sul salario del personale infermieristico vuol dire da una parte trattenerli, evitare quantomeno le dimissioni, ma intervenire poi su questo significa anche cercare di ridurre l'esodo appunto da parte di questo personale e quindi avere più persone all'interno dei nostri servizi. Vuol dire anche cercare di attivare le case di comunità, gli ospedali di comunità che a breve verranno quantomeno realizzati nella sua totalità, ma sappiamo perfettamente che non occorrono solo i muri, ma serve appunto il personale. E l'infermiere all'interno della casa di comunità e dell'ospedale di comunità è la persona e la figura predominante. Quindi io ringrazio l'assessore con cui ho condiviso questa mozione nello scorso Consiglio e crediamo che sia l'inizio veramente di un percorso positivo per loro, perché altrimenti non c'è sanità pubblica senza questa figura fondamentale. Grazie. Grazie consigliera. Consigliera Ostanel per l'esclusivo ordine dei lavori, perché ha già parlato il consigliere Cunegato. Prego. I lavori per dire che non avevo bisogno di una giustificazione dell'assessore Gerosa, non è quello che mi interessa, ma era per dire che la presenza della Giunta e quindi anche dell'assessore al bilancio, quando parliamo di impegni eventualmente anche economici, è importante, per dire che non ce l'avevo con l'assessore Gerosa. Era una presa di consapevolezza della Giunta che mi pare appunto non è che ci sia. Grazie consigliera.
Altri interventi? Siamo in fase di dichiarazione di voto. Io la darei per chiusa e passerei alla votazione. C'è innanzitutto l'emendamento che è quello concordato, quindi apro la votazione. Apriamo la votazione. Direi che possiamo chiudere la votazione. L'emendamento è stato approvato. Adesso l'emendamento è approvato. Riapriamo la votazione per la mozione come emendata. Votazione della mozione come emendata. Sempre parere positivo. Favorevole. Chiusa la votazione. Mozione approvata. Fidatevi che è approvata. Detto questo, punto 14, fate attenzione un attimo, stiamo parlando dell'Iran. Più consiglieri hanno presentato mozioni sull'Iran e come d'accordo i capigruppo abbiamo congiunto le mozioni 14, 15, 16 e 17. Risoluzione numero 5 presentata dalla consigliera Brescaccin. Il governo italiano condanna le sistematiche violazioni dei diritti umani in Iran. La presentazione della mozione ha un tempo di 5 minuti per ciascuna mozione. Allora, prima di passare agli interventi dei consiglieri non firmatari, ricordo che i consiglieri Brescaccin, Ostanel, Morosin, Mosco possono intervenire per presentare ciascuna la loro mozione che poi diventa una discussione unica. Prego, iscrivetevi. Brescaccin, prego, 5 minuti. Grazie Presidente. Il 12 gennaio di quest'anno, ovvero 100 giorni prima di oggi, presentavo questa risoluzione sui diritti umani in Iran, in particolare i diritti delle donne. A distanza di 100 giorni i diritti umani in Iran non sono migliorati, anzi, ma tutto il mondo, a differenza di quel 12 gennaio, oggi parla dell'Iran. Il motivo lo sappiamo tutti, la guerra, il blocco di Hormuz e la difficilissima trattativa di pace. Mi rendo perciò conto del livello di difficoltà nel separare i piani, ma visto anche che, dopo il mio atto, altri colleghi hanno presentato analoghe iniziative, pur con differenziazioni, vorrei cercare di rimanere sul punto di questo atto. Con questa risoluzione infatti si chiede al Consiglio regionale di esprimere la propria solidarietà nei confronti dei civili iraniani che a cavallo di Natale e i primi giorni di gennaio sono stati incarcerati, torturati e giustiziati dal regime iraniano. Quei fatti sono stati talmente feroci e cruenti da spingere successivamente il presidente Trump ad un'azione militare contro il regime. Come detto però non è questo l'oggetto di questo atto. Oggetto di questo provvedimento è per l'appunto la condanna della ferocia con la quale da decenni i cittadini iraniani sono costretti a vivere. Le donne in particolare vivono in una condizione di forte repressione, tanto da essere costrette a girare con il velo per timore di essere arrestate dalla polizia morale. In Iran non c'è un governo, non c'è un regime, in Iran non c'è un governo, ma un regime religioso estremista. Possiamo poi certo discutere se sia giusto o meno che un paese terzo intervenga in modo militare contro questo ordinamento crudele, ma per restare sul punto io credo e chiedo il voto favorevole di questa Aula su questa mia risoluzione, per l'Iran, per la libertà, per la democrazia. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Mosco, 5 minuti. Sì, grazie Presidente. Oggi presento questa mozione che penso non sia una mozione che debba appartenere per forza ad una parte politica, la maggioranza o l'opposizione, ma appartiene a qualcosa di più grande, che è quella rappresentata dalla coscienza delle istituzioni. Come potrete leggere, parto dal fatto che noi in queste settimane come Consiglio regionale abbiamo dibattuto di tematiche fondamentali e importanti per il futuro di questo territorio, quindi il tema del bilancio, del sociale, della sanità, e abbiamo discusso di queste
di queste tematiche, però è anche vero che in un'altra parte del mondo si è consumata una vera e propria tragedia umana, una tragedia che penso che anche noi come Consiglio regionale non possiamo ignorare. L'8 e il 9 gennaio in particolare, queste sono le date a cui faccio in particolare riferimento, milioni di cittadini sono scesi nelle piazze in moltissime città dell'Iran. Non erano armate, non sono scesi organizzati in modo militare, non erano terroristi, ma erano studenti, donne, padri di famiglia, lavoratori, erano soprattutto giovani poco più che ventenni e chiedevano libertà, chiedevano dignità, chiedevano la fine di un regime che per molti anni aveva represso ogni forma di dissenso. E questa situazione così grave l'avevamo vista, e mi piace ricordare ahimè purtroppo la morte di Mahsa Amini, che era stata arrestata dalla polizia morale perché accusata di non aver indossato in modo corretto il velo, oppure ricordo anche con Aouda Reyei, che era stata arrestata per aver protestato contro l'imposizione del velo. E quindi, tornando agli episodi accaduti dall'8 e il 9 di gennaio, la risposta del regime a queste forme di dissenso è stata brutale. È stata brutale perché, è giusto ricordarlo, ha sparato sulla folla, ha oscurato internet e ha impedito anche al mondo di poter vedere quello che stava accadendo, trasformando moltissime città in una vera e propria caccia all'uomo. Le stime internazionali ci parlano di decine di migliaia di persone, di vittime che sono stati arrestati in massa, messi in carcere e oggi che sono totalmente desaparecidos. E mentre accadeva tutto questo, molto spesso il silenzio internazionale è stato a dir poco assordante. Arrivo al punto perché quello che è accaduto anche con l'oscuramento di internet è assolutamente preoccupante, però qui si parla in questa mozione di diritti umani e i diritti umani io penso che non debbano essere un concetto astratto da citare durante le cerimonie, ma che siano la misura più concreta della civiltà del nostro territorio, della nostra civiltà. E quindi io in questa mozione mi rivolgo soprattutto ai diritti degli studenti, di questi giovani che sono stati calpestati in modo così feroce. Quando il silenzio prevale, il silenzio poi si trasforma in una vera e propria forma di complicità. Chiudo perché la Regione, mi potrete dire che cosa c'entra in tutto questo, non si occupa certamente di politica internazionale, non si occupa di trattati internazionali, non si occupa di sanzioni, ma è proprio per questo che questa mozione ha un senso, perché promette quello che è nelle nostre competenze, lo fa in modo molto concreto. Primo, chiediamo alla Giunta di poter promuovere tutte quelle iniziative di informazione e di sensibilizzazione sui diritti umani nelle scuole, nelle università, negli enti culturali, nelle associazioni del territorio, perché l'indifferenza nasce dall'ignoranza e una società informata è una società assolutamente più libera. Secondo, nell'Università di Padova tra gli studenti internazionali una grandissima percentuale sono ragazzi iraniani. Ragazzi iraniani che lavorano, vivono e studiano qui e chiediamo quindi di semplificare e di accelerare l'accesso alle agevolazioni universitarie per tutti quegli studenti iraniani che sono presenti qui in Veneto, vivono nelle nostre città, hanno le loro famiglie che riescono a che non sentono da oltre 2 mesi, l'unica telefonata che ricevono è solo per sentire dire che stanno bene, vivono dei traumi anche psicologici, per cui anche il supporto psicologico che eventualmente l'università può mettere a disposizione credo sia fondamentale. Quindi sburocratizzazione per questi ragazzi e supporto psicologico Consigliera, possono essere uno strumento molto importante. Chiudo perché ovviamente il terzo e ultimo aspetto è quella che questa mozione venga trasmessa al Governo perché l'Italia ovviamente porti questa richiesta nelle sedi europee competenti.
È vero che il Veneto non può cambiare il Veneto non può cambiare questa situazione, però può scegliere da che parte stare. Quindi io penso che noi non abbiamo dubbi, questo è quello che conta, per cui io mi affido ad un senso di responsabilità e anche di umanità di quest'Aula. Grazie. Grazie. Consigliera Ostanel. Grazie Presidente. La nostra mozione è stata presentata prima dell'attacco militare contro il diritto internazionale di Stati Uniti e Israele verso l'Iran. E noi dobbiamo ricordarlo perché in tante discussioni che abbiamo avuto spesso veniamo anche accusati di essere a favore di regimi magari teocratici o autocratici, ma non è così, perché questa mozione l'avevamo proprio depositata prima dell'inizio della guerra, quando c'era stata la forte repressione di gennaio che secondo le stime aveva causato 30-40.000 morti. Ed è una mozione che è ben diversa purtroppo da alcune altre che sono state presentate e vado subito al punto, perché io credo sia importante, appunto perché si diceva che questo Consiglio regionale dovrebbe uscire con una posizione chiara su quello che sta succedendo in Iran. Io penso che la base oggi, dopo quello che è accaduto, anche dopo il deposito della nostra mozione, sia quello di condannare un attacco che è fuori dal diritto internazionale. Cioè, se noi questo non lo facciamo, se noi questo non lo scriviamo in una mozione, non possiamo pensare che una mozione oggi sia neutra. Quindi in qualche modo quest'Aula, anche in base a come voterà le diverse mozioni, che non sono tutte uguali, penso a quella che verrà discussa successivamente, che invece condanna l'attacco dal punto di vista del diritto internazionale, o quella invece che è appena stata presentata dalla collega Mosco, che invece in qualche modo in un passaggio lo giustifica, cioè dice sostanzialmente l'intervento militare, seppur fuori dal diritto internazionale, va bene perché in quel caso l'attacco era diretto all'Iran. Allora noi qui dobbiamo scegliere in qualche modo da che parte stiamo. Stiamo dalla parte del popolo iraniano, delle donne che hanno cercato per anni di ribellarsi a quello che stava accadendo, ma non siamo a favore di potenze, in particolare Stati Uniti e Israele, che hanno attaccato, violando il diritto internazionale, un paese. E questo noi lo dobbiamo dire chiaro, e penso che questo sia oggi in qualche modo il punto che ci porta a discutere in quest'Aula. Cioè ci sono delle differenze rispetto a come posizioniamo anche il nostro Paese rispetto alla politica e al diritto internazionale. Noi crediamo che il diritto internazionale abbia un senso ad esempio quanto c'è scritto nella Carta delle Nazioni Unite, ha un senso quello che c'è scritto rispetto alla tutela dei diritti umani, proprio quelle carte che servono alle popolazioni locali che oggi si stanno ribellando rispetto ai regimi teocratici e autocratici. E siamo per una regione, come mettiamo nel dispositivo, che continua a promuovere nell'ambito delle politiche regionali di cooperazione internazionale e di educazione alla pace quelle iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione ai diritti umani, a sostegno nei limiti delle competenze regionali di progetti di cooperazione umanitaria, anche prevedendo maggiori finanziamenti della legge regionale 21 del 2018, interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani, nonché della cooperazione e lo sviluppo. Li impegniamo a favorire, in raccordo con gli enti locali, percorsi di accoglienza, protezione e supporto per quelle persone perseguitate o rifugiate provenienti dall'Iran, con particolare attenzione alle donne, attivisti e studenti, come si diceva prima, nel rispetto della normativa nazionale e internazionale, e a trasmettere la presente mozione al Governo italiano, al Parlamento e alle istituzioni europee. In qualche modo in questa mozione noi esprimiamo, e lo ridico e lo ribadisco, la piena contrarietà a qualsiasi ipotesi di intervento militare, escalation armata o ingerenza esterna che vada fuori dai confini del diritto internazionale, perché se noi questo non lo sanciamo in un atto, in una mozione, nel mondo può capitare qualsiasi cosa. E allora o noi partiamo da questo saldo diritto e principio, oppure io penso che tutto quello che scriviamo in un dispositivo in particolare regionale non abbia alcun effetto e senso politico. Grazie consigliera anche per l'economia nei tempi. Grazie. Consigliere Morosini. Sì. Ringrazio i colleghi che mi hanno preceduto per l'efficace trattazione di questi temi che
pur partendo da iniziative di mozione e risoluzione diverse, hanno un legame inscindibile molto, molto forte tra di loro. Io partirei da quella che è la mozione delle colleghe Ostanel e Mosco, che hanno a cuore la questione dei diritti delle donne, del rispetto e della non violenza di genere. Ed è curioso che quando si comincia a derogare a questi principi di civiltà, perché così vanno definiti, è inevitabile poi che l'escalation sul piano anche dei rapporti e delle azioni, diciamo, politiche, e in questo caso anche militari, come nella fattispecie della mia risoluzione 17, si estendono ad iniziative che toccano e travolgono il diritto internazionale, mettendo non solo in difficoltà, ma mettendo a repentaglio gli equilibri di pace o semplicemente gli equilibri diplomatici convenzionali che ci sono tra i popoli, e ovviamente vanno a incidere nella vita dei cittadini. Ma partiamo dalle donne, perché questo è il punto che mi sta a cuore. È paradossale che nel 2011 a Istanbul sia stata sottoscritta una convenzione proposta dal Consiglio d'Europa che 10 anni dopo, Istanbul è in Turchia, come tutti sanno, la stessa Turchia ha rinnegato per prima ed è uscita. Ed è una cosa di una gravità incredibile, anche perché la Turchia è un paese che si dichiara democratico, io ho dei grossi dubbi, ma è un paese che bussa alla porta dell'Unione Europea ed ha in corso un'istruttoria, chiamiamola così, per entrare nell'Unione Europea. Io la vedo, io sono un po' lepantiano, sono ancora fermo al 1571, sono aperto sempre al confronto, ma l'atteggiamento e l'azione della Turchia mi rassicura poco, soprattutto uno Stato che ospita e porta il nome di una convenzione per eliminare le discriminazioni di genere, esce per primo dalla convenzione medesima. E questo è preoccupante perché anche sul piano politico e purtroppo anche militare l'azione della Turchia è sempre stata un'azione speculativa, fintamente diplomatica, di fatto orientata solo a perseguire obiettivi di interesse politico. È chiaro quindi cosa c'entra di latta l'uno la questione della Turchia che in relazione alla Convenzione di Istanbul con la questione della crisi iraniana. Il tempo è breve, ma sono collegati inevitabilmente perché, come dicevo poc'anzi nell'introduzione, quando si cominciano a violare anche i diritti delle persone, i diritti di genere, il decadimento, lo scivolo è segnato anche nei rapporti del diritto internazionale. Quello che è avvenuto in Iran è un fatto gravissimo perché l'azione congiunta di Israele con gli Stati Uniti d'America è stata devastante sul piano non solo quello che viviamo economico e sociale, la disperazione, stiamo pagando noi il conto di una guerra intrapresa da una democrazia che ormai si può definire illiberale se non autocratica, cioè che risponde solo a se stessa e che ha violato, ha messo a repentaglio quelli che sono i valori, le carte fondanti del diritto internazionale, la Carta dell'ONU che si preoccupa di impedire che vi sia qualsiasi azione unilaterale militare come è avvenuto nel caso. Lo dice chiaramente l'articolo 2,7 della Carta dell'ONU, sono rarissimi i casi e solo su concertazione che avviene all'interno dell'organismo delle Nazioni Unite si può pensare di intromettersi in una realtà di un altro Stato che seppur antidemocratico è uno Stato che evidentemente è governato da una teocrazia che poco si coniuga con la democrazia, però è sempre uno Stato che se non rispetta i diritti umani bisogna e ci consente di intervenire a tutela delle persone, a tutela dei diritti confiscati, i diritti fondamentali, soltanto rispettando le regole del diritto internazionale. Questo è il senso della mozione e delle risoluzioni. Io mi auguro che l'Aula valuti positivamente
queste iniziative che hanno un valore non solo simbolico, perché la nostra gente ci chiede queste prese di posizione. Ma non voglio sforare, io vi ringrazio e buona determinazione. Grazie Presidente. Grazie consigliere. Consigliere Cunegato, prego. Grazie Presidente. Allora, noi abbiamo scritto questa mozione, io e la consigliera Elena, proprio perché noi cercavamo di essere solidali con un popolo che subiva delle repressioni, con le donne che subivano delle repressioni, ma in qualche modo anticipando ciò che sarebbe successo e cercando in qualche modo, in maniera quasi preventiva, di prendere le distanze da quello che è poi successo, scrivevamo che questa solidarietà doveva allo stesso tempo difendere il principio di autodeterminazione dei popoli da qualsiasi interferenza o ingerenza militari esterne. Avevamo già scritto no agli interventi armati al di fuori del diritto internazionale. Ecco perché noi non possiamo accettare la mozione della consigliera Mosco, che scrive che l'attuale situazione di conflitto militare e l'intervento degli Stati Uniti e di Israele sono coinvolti contro il regime islamico, e poi dice che bisogna scegliere da che parte stare. E noi scegliamo da che parte stare, noi stiamo dalla parte del popolo iraniano contro un regime che li opprime, ma anche contro chi li bombarda, perché non si può stare dalla parte degli iraniani bombardandoli, uccidendo 175 bambine, bombardando una scuola, uccidendo già 3-4 mila persone. Ecco, da una parte perché noi crediamo che questo intervento militare degli americani e degli israeliani, a differenza di quanto ha affermato la nostra Premier, che ha detto non condivido e non condanno, sia un intervento illegale, e sarebbe interessante che la posizione di Morosin, che condivido, venisse condivisa da tutti. Noi dobbiamo condannare un intervento illegale che viola l'articolo 2 della Carta delle Nazioni Unite. E dobbiamo anche avere il coraggio di dire che questo intervento, ovviamente, che pensavano con un semplice regime change di cambiare la situazione, è un intervento che ha generato una crisi geopolitica in una situazione nodale del mondo che non c'era da anni. Ha generato alla fine, e lo viviamo tutti, un impoverimento della nostra classe media e dei nostri poveri. Si parla di un aumento di spesa di 1.200 euro a famiglia, e della CGIA di Mestre ci dice di 10 miliardi di aumento di costi per le nostre aziende, quindi andiamo incontro ancora una volta a un fenomeno di deindustrializzazione che subiamo a testa bassa, ma anche perché questo intervento di fatto rafforza il regime. Cioè, bisogna avere il coraggio di dire che quando tu bombardi un popolo, questo popolo si lega, si compatta, cioè finisce per ricucirsi. Dopodiché, secondo me, dovremmo avere il coraggio di dire, anche questo sarebbe bello tutti insieme, che quella cornice di senso che è il diritto internazionale, che è la Carta delle Nazioni Unite, che è l'ONU, che non è sempre stata rispettata, ma che in qualche modo veniva riconosciuta, anche quando veniva violata, no? C'era un'ipocrisia di fondo. Che cos'è l'ipocrisia? Quando gli Stati Uniti bombardano l'Iraq e si inventano le armi di distruzione di massa, sono ipocriti, ma l'ipocrisia segnala ancora l'adesione a un sistema di valori. Adesso questa ipocrisia non c'è più, e questo è davvero preoccupante. Guardate che Mark Carney, che è il primo ministro del Canada, quando arriva a parlare a Davos dice questo: stiamo distruggendo questa cornice giuridica che in qualche modo ha garantito una stabilità, stiamo andando verso il riarmo, e posso ancora dire, concludendo, che veramente tutti noi dovremmo prendere le distanze non solo da quello che fa Trump, che ha bombardato 8 paesi e che adesso bombarda l'Iran, ma anche quello che fa il suo sodale Netanyahu, che ha ucciso 70.000 persone in un anno, ha fatto un genocidio e ha ucciso 20.000 bambini in un anno.
Quindi davvero, proprio perché stiamo dalla parte del popolo iraniano e ne riconosciamo il diritto a ribellarsi e a autodeterminarsi, siamo anche contro chi quel popolo non lo salva ma lo bombarda. Grazie consigliere. Consigliere Lovat. Grazie Presidente. Arriveranno i giorni in cui con i colleghi Ostanelli e Cunegato ci scontreremo, ma oggi io devo ringraziarli. Ringraziarli perché condivido perfettamente e pienamente quanto hanno detto. Mi permetto quindi solo di aggiungere due cose. Uno, il principio di autodeterminazione dei popoli, poco fa è stato citato l'articolo 2, sta all'articolo 1 della Carta delle Nazioni Unite e deve valere sempre. Non vale solo quando conviene a qualcuno, non vale solo per il Tibet in funzione anticinese, ma vale anche per i catalani quando chiedono democraticamente di autodeterminarsi. E potrebbe valere in assoluto per qualunque popolo senza nazione che magari in passato ha avuto una sovranità, sempre nell'ambito dell'esercizio della democrazia e dei diritti umani. È un passo avanti che dobbiamo fare tutti quanti nell'era della globalizzazione che pone sempre maggiori complessità, pensare di poter risolvere le questioni internazionali e geopolitiche nel quadro del diritto internazionale senza per forza usare il diritto internazionale solo per legittimare questioni definite con la forza. Deve essere il diritto che determina le definizioni e non la violenza. Secondo punto, è quello che ha appena detto bene secondo me il collega Cunegato. Noi dobbiamo avere il coraggio di denunciare le violazioni del diritto internazionale anche quando vengono fatte dai nostri alleati, perché se si è alleati bisogna avere la dignità di dire al tuo alleato stai sbagliando, altrimenti qualcuno potrebbe convincersi di agire in nome di Dio tanto quanto gli altri, di essere cioè legibus solutus, di non dover sottostare né al giudizio degli uomini e nemmeno al giudizio delle norme internazionali universalmente riconosciute. Per cui sottoscrivo quanto appena detto Cunegato. Io la loro mozione la approvo in pieno, sulle altre, che pure hanno principi in buona parte condivisibili, però io colgo una componente di influenza della propaganda a cui siamo tutti sottoposti. Grazie. Grazie consigliere. Non vedo altri interventi. Prego, consigliere. Barbisa. Sì, grazie Presidente. In merito alla mozione numero 26 Ostanel Cunegato, noi al fine di esprimere un voto favorevole chiediamo che nel secondo capoverso dell'impegno sia elisa una parentetica, diciamo, e che suoni così: a sostenere nei limiti delle competenze regionali progetti di cooperazione umanitaria di tutela dei diritti fondamentali rivolti alla popolazione civile iraniana, anche prevedendo maggiori finanziamenti alla legge regionale 21 giugno 2018 numero 21, interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani, nonché la cooperazione e lo sviluppo sostenibile. Cioè praticamente elidendo anche attraverso il sostegno alle organizzazioni organizzative ONG e organizzazioni internazionali indipendenti riconosciute, virgola. Consigliera Ostanel, prego. Grazie Presidente. Allora, stiamo parlando di una cosa molto seria, che è una crisi internazionale, un attacco al diritto internazionale. Non stiamo parlando, e so bene perché mi fa togliere questa frase, se siamo a favore o contro del lavoro delle ONG, tema storico della Lega. Ecco, io penso che nel rispetto di 30-40 mila morti fatti a gennaio, di quello che sta accadendo dopo l'attacco degli Stati Uniti, sarebbe stato molto più sensato sentirsi dire che nella mozione della collega Mosco avreste messo una condanna rispetto all'attacco di Trump e di Netanyahu in violazione del diritto internazionale, piuttosto di chiedere a noi di togliere la parola ONG da una mozione.
speriamo che la Lega un giorno anche capisca che queste sono piccolezze a cui non attaccarsi quando in ballo c'è il futuro del nostro mondo, della nostra democrazia, e quindi in qualche modo penso di aver già risposto dicendo un sonoro no. Grazie consigliera. Sentite, adesso noi abbiamo due opzioni: votare le singole 4 mozioni, mi riferisco soprattutto a voi, votare le singole mozioni o pensare a un documento comune. Cioè, adesso io non so quale sia la volontà del Consiglio. Dal primo dibattito che ne nasce vedo di capire che tanto di disponibilità non c'è. Sarebbe stato un bel segnale, mi permetto di dire, di avere una mozione comune. Però se non c'è... Prego? Scusa? Ma non riuscite a parlare al microfono? Prego. Consigliera Mosco. Voglio dire, parliamone un attimo, ne parlo col capogruppo un attimo. Allora, io penso che questo Consiglio, che è autorevolissimo e molto seguito dai Veneti, se riuscisse a uscirne con un documento asciutto, senza tanti, diciamo, fronzoli, forse sarà un bel segnale. Dopodiché si possono mettere al voto le 4 mozioni e in 5 minuti facciamo tutto. Però sono i proponenti che mi devono dire cosa vogliono fare. Cunegato, prego. Secondo me, come dire, se deve esserci la disponibilità a riconoscere da una parte, come dire, ovviamente la condanna della repressione, ma dall'altra deve esserci la condanna chiara dell'intervento degli Stati Uniti di Israele e la difesa del diritto internazionale. Cioè, queste sono le premesse per costruire un documento comune. Consigliere Morosin. Presidente, per quanto mi riguarda, io raccolgo il suo saggio invito e credo anche, lo dico agli altri colleghi proponenti, che sarebbe un bel gesto, anche se non riusciamo a fare un documento unico, ad approvarli tutti, perché la linea che li lega è la stessa, che li unisce. Il principio sano di salvare il diritto internazionale che ormai è stato distrutto nella sua operatività, il principio sano di dire ai veneti che pur con sfumature diverse siamo tutti d'accordo perché siamo preoccupati di quella che è la situazione che si è creata, a mio parere non è necessario un documento unico. Io farei un invito agli altri colleghi di votare tutti il documento, ovviamente dei proponenti e anche quello degli altri soggetti. Non la trovo una contraddizione, non è neanche una forma di ipocrisia, per usare l'espressione del collega Cunegato. Credo che i veneti sarebbero in grado di percepire l'importanza di questo gesto e di apprezzarne anche il coraggio di tutti noi. Grazie Presidente. Grazie consigliere. Consigliere Sambo. Sì, per ribadire che come Partito Democratico siamo sempre stati chiari sulla condanna al brutale regime teocratico di Teheran e da sempre come Partito Democratico abbiamo ben prima di questi ultimi fatti, degli ultimi mesi, agito in tal senso partecipando a moltissime manifestazioni a livello locale e nazionale. Quindi su quel punto io credo che forse è l'unica, diciamo, parte che accomuni tutti e siamo pienamente d'accordo, in particolare sulla tutela ovviamente delle donne, ma poi sappiamo che l'escalation della violenza e della libertà ha colpito poi in realtà tutta la popolazione con appunto un'escalation di violenza e di limitazione della libertà nel corso di questi anni. Però al contempo siamo chiari e siamo convinti che gli attacchi militari di Trump siano completamente al di fuori del diritto internazionale. Quindi queste due cose, una mozione insomma non è nostra, ma insomma se si arriva a un documento che può contenere questi due elementi imprescindibili, per noi insomma siamo collaborativi e siamo disposti. Per di più già da tempo sulla mozione, anche sulla prima mozione presentata, avevamo suggerito alcune modifiche e quindi ai consiglieri proponenti, per cui siamo assolutamente disponibili da questo punto di vista come Partito Democratico, ma quegli due chiari elementi non possono non esserci all'interno del testo comune che auspico anche io ci sia. Grazie. Altri interventi da parte dei proponenti? No.
Siamo in stallo. Facciamo una sospensione di 5 minuti, i proponenti, magari si trovano in capigruppo, in Sala del Leone, proponenti e capigruppo. Grazie. O delegati del capigruppo. 5 minuti ragazzi, non di più. Sala del Leone.
Bene, prendete posto che iniziamo con le votazioni. Se non ci sono altri interventi la darei per chiusa la discussione generale. Un attimo solo, consigliera. Prego, entrate. Prendete posto, per favore. Prendete posto. Bene, consigliere Ostanel, prego. Grazie Presidente. Solo per appunto dichiarare, visto che poi andremo a votare, il fatto che nella interruzione e quindi con i capigruppo, i proponenti Prego, consigliere. Grazie Presidente. Solo per dire che durante la pausa con proponenti e capigruppo, come gruppo Alleanza Verdi Sinistra avevamo dato la disponibilità anche a lavorare ad un testo unico partendo dal testo base del collega Morosin, cioè facendo capire che c'era la disponibilità di arrivare a trovare un testo condiviso, però come abbiamo detto prima in aula doveva esserci scritto come c'è in quel testo che si condanna l'attacco contro il diritto internazionale degli Stati Uniti d'America e di Netanyahu. Ovviamente quello che è rilevato è che invece non c'è stata la volontà dagli altri capigruppo e proponenti e quindi noi non possiamo arrivare ad un testo unico come avevamo dato disponibilità di fare e quindi dichiariamo il voto favorevole ovviamente alla nostra mozione e al testo di Morosin che condividiamo, voto contrario invece per quanto riguarda la mozione di Mosco e voto astenuto per quanto riguarda la mozione Brescacin. Grazie. Sì, no, solo per dire che a seguito dell'incontro che si è appena concluso, ribadisco che la volontà di individuare un testo unico ci sarebbe stata, ma i 4 testi partono da un fondamento e da una vocazione che è totalmente differente l'una dall'altra. Da una parte ci sono 2 testi che si fondano su una visione geopolitica e dall'altra 2 testi con un approccio distinto e distante che si fonda sulla tutela dei diritti umani, per cui abbiamo ritenuto non voler mischiare aspetti e fatti diversi tra di loro e quindi procedere con una valutazione dei contenuti delle mozioni. Grazie. Grazie consigliera Mosco. Altri interventi? Passiamo alla votazione allora, non vedo altri iscritti. Attenzione, votiamo Brescacin. La prima è la mozione della consigliera Brescacin. Apro la votazione. Risoluzione, si scusa. La numero 5. Avete votato tutti? Chiusa la votazione. Chiusa la votazione. Approvata. Poi cosa c'è? Mozione numero 26 presentata dai consiglieri Ostanel e Cunegato. Aperta la votazione. Chiusa la votazione. Risoluzione respinta, mozione respinta. Risoluzione numero 17 presentata dal consigliere Morosin. Aperta la votazione.
Chiusa la votazione, approvata. Mozione numero 89, presentata dai consiglieri Mosco, Brescacin, Tomaello, che è l'ultima. Aperta la votazione. Chiusa la votazione. Mozione approvata. Punto 18. Mozione numero 4, presentata dai consiglieri Sumschi e Lovat, istituzione di ambulatori del Servizio Sanitario Nazionale dedicati al censimento, diagnosi, verifica e accompagnamento delle persone che lamentano, effetti avversi post vaccinazione anti-Covid-19. Prego. I firmatari. Grazie. Sumschi. Premesso che la tutela della salute è un diritto fondamentale dell'individuo e un interesse della collettività garantito dall'articolo 32 della Costituzione e che ogni atto sanitario promosso, raccomandato o sostenuto dalle istituzioni pubbliche genera in capo alle stesse una responsabilità di presa in carico delle eventuali conseguenze sanitarie che possano derivarne, la Regione Veneto esercita competenze primarie in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, con il dovere di assicurare equità di accesso, appropriatezza delle cure e presa in carico della fragilità emergenti. Considerato che la campagna vaccinale anti-Covid-19 ha rappresentato un intervento sanitario straordinario, attuato su larga scala e sostenuto da un forte indirizzo pubblico, che nell'ambito della campagna vaccinale anti-Covid-19 che si ribadisce è stata promossa quale misura straordinaria di sanità pubblica, una parte dei cittadini riferisce l'insorgenza di eventi avversi e condizioni patologiche persistenti temporalmente successive alla vaccinazione. Tali cittadini, pur rivolgendosi al Servizio Sanitario Nazionale, incontrano frequentemente ostacoli nell'ottenere un percorso strutturato di valutazione clinica, diagnosi, riconoscimento e assistenza continuativa. Dato che queste segnalazioni sono in aumento e comunque sono supportate da vasta documentazione in crescita anche internazionale medica, si tiene che la mancata istituzione di percorsi pubblici dedicati determini diseguaglianze di trattamento, ritardi diagnostici, frammentazione assistenziale e un trasferimento improprio dei costi sanitari sulle famiglie. Pertanto una Regione che ha fatto dell'eccellenza sanitaria e della prossimità al cittadino un tratto distintivo non può ignorare una domanda crescente di tutela. La presa in carico strutturata delle persone con sospetti aventi avversi rappresenta non solo un atto di giustizia sanitaria, ma anche uno strumento essenziale di coerenza, conoscenza scientifica e rafforzamento del rapporto di fiducia tra cittadini e sistema sanitario. Negare o eludere la presa in carico di persone che dichiarano di essere state danneggiate a seguito di un atto sanitario promosso dallo Stato mina il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni e contrasta con i principi di trasparenza, responsabilità e umanità dell'azione pubblica. Riteniamo che la Regione Veneto non possa limitarsi a promuovere interventi sanitari senza farsi carico con pari determinazione delle eventuali conseguenze negative che colpiscano una parte dei cittadini e neppure lo Stato. Ribadito che quindi nessun cittadino può essere lasciato solo né costretto a dimostrare in solitudine la legittimità della propria sofferenza e che il diritto alla cura non può essere subordinato a valutazioni di opportunità politica o a narrazioni unilaterali del fenomeno sanitario, impegna la Giunta regionale a istituire con urgenza, nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e a totale carico dello stesso, ambulatori specialistici regionali dedicati alla presa in carico delle persone che lamentano effetti avversi post-vaccinazione anti-Covid-19, a garantire che tali ambulatori svolgano attività di censimento sistematico dei casi, valutazione clinica e diagnostica multidisciplinare, verifica della possibile correlazione tra vaccinazione e eventi avversi, accompagnamento terapeutico riabilitativo di follow-up. A integrare l'attività degli ambulatori con sistemi di farmacovigilanza regionali e nazionali non passivi, come abbiamo visto, assicurando completezza, accuratezza e tempestività delle segnalazioni.
a definire protocolli clinici regionali uniformi fondati sulla letteratura scientifica internazionale e soggetti a periodico aggiornamento, a informare in modo chiaro e trasparente la cittadinanza, i medici di medicina generale e i professionisti sanitari circa l'esistenza degli ambulatori e le modalità di accesso, a riferire periodicamente al Consiglio sugli esiti dell'attività svolta, sull'andamento dei casi presi in carico e sulle eventuali criticità riscontrate. Peraltro io già nel 2023, da modesto cittadino, come portavoce di Resistere, avevo già presentato una richiesta analoga sia alla Regione che al Governo, non ottenendo ovviamente risposte perché non ero degno di considerazione evidentemente, ma al di là del problema di come la si pensi, ci sono delle realtà che vanno valutate, ci sono dei colleghi specialistici che stanno indagando per conto loro, ma trovano una difficoltà a considerare questo un elemento da indagare. Su questo dobbiamo darcene atto e tener conto, e poi vado a chiudere, che se si obbliga qualcuno a far cosa bisogna mettere in campo un sistema di controllo. Questo è mancato, controllo attivo, bisogna dirlo, è mancato completamente perché la farmacovigilanza era passiva e quindi con delle difficoltà anche nel mandare i dati, poi questo l'ho provato sulla mia operatività insomma, di tempistica, quindi credo che sia una giusta risposta nei modi opportuni, nelle quantità che si riterranno opportune e senza considerare che tutto sia legato ovviamente a postumi da vaccino, credo che sia una risposta di realtà e di correttezza verso cittadini che hanno obbedito a degli obblighi. Grazie consigliere. Consigliera Luisetto. Grazie Presidente. Spiego perché il gruppo del Partito Democratico esprimerà voto contrario su questa mozione ed è determinato da innanzitutto come è scritta, nel senso che il problema qui non è che esistano o non esistano eventi avversi. Il problema è che la mozione usa frasi e parole vaghe e pretende da quelle parole di far discendere una scelta sanitaria urgente. Il primo elemento è che si parla di una parte di cittadini che riferisce l'insorgenza di eventi avversi e condizioni persistenti temporalmente successive alla vaccinazione. Una parte di cittadini può voler dire molto e nulla, e non c'è un numero, non c'è una fonte, non c'è un canale di segnalazione e quindi non si capisce come questo fenomeno sia reale e misurato e invece rimanga nell'aere di qualcosa di più generico. Il secondo aspetto è il fatto che si parla di persone che incontrano frequentemente ostacoli. Non è chiaro chi li ostacoli, se è chi fa la valutazione clinica, chi non fa la diagnosi, un medico, un reparto, non si capisce in quale tipo di presa in carico trovino ostacoli. Sembra messa così che ci sia qualcuno che nega per scelta senza dire però chi e su quali evidenze. Il terzo elemento è che gli eventi avversi, dicevo, seri, sono già noti, descritti e monitorati, nessuno li sta negando. Sono però rari e circoscritti, parliamo di anafilassi immediata rarissima, miocarditi e pericarditi soprattutto in giovani maschi, sindrome neurologiche rare, quindi sono cose che andrebbero elencate ma soprattutto trattati come eventi specifici, non come un contenitore indistinto dentro cui mettiamo genericamente tutta una serie di elementi che poi rischiamo di non capire dove vadano a parare. Quindi la preoccupazione nostra è che senza numeri, senza una specifica sugli eventi, tarandoci su una parte generica di cittadini, usando termini come frequentemente, domanda crescente, danneggiati, senza dati e senza responsabilità precise, questa più che una mozione diventi un testo che alimenti sfiducia e ambiguità ed è per questo che voteremo contrario. Grazie consigliera Luisetto. Consigliere Cunegato. Grazie Presidente. No, io credo che sia necessario avere un atteggiamento scientifico, nel senso sia rispetto alla vaccinazione, sia rispetto agli effetti avversi. No? Quindi bisogna avere un atteggiamento che tende sempre a capire quali sono i rapporti causa-effetto. Quindi io credo che sia evidentemente necessario un monitoraggio sugli effetti avversi, ma
In che senso non mi trovo d'accordo con questa mozione? Nel senso che questo dovrebbe esserci già, cioè nel senso che è il Dipartimento di Prevenzione che deve fare questo. Okay? Quindi i dipartimenti di prevenzione si occupano delle vaccinazioni e si dovrebbero anche occupare di capire quali sono gli effetti dei vaccini. No? Quindi dal mio punto di vista, riflessione che abbiamo già condiviso anche in commissione, no? Purtroppo i dipartimenti di prevenzione sono sempre più svuotati, si vede anche nell'ultima relazione sociosanitaria dove si vede appunto che l'investimento è calante sui 500 milioni su 12,2 miliardi, quindi lontano dal 5% previsto. Quindi io credo che questa funzione è già prevista e che bisogna non creare nuovi ambulatori, ma bisogna investire per ridare vigore ai dipartimenti di prevenzione per fare questo, ma per fare anche tante altre cose che non fanno, come abbiamo più volte detto, la promozione dell'invecchiamento attivo, dei stili di vita che da anni non fanno più. Grazie consigliere. La parola al consigliere Rocco. Grazie. Allora, questa mozione affronta un tema delicato che è la tutela delle persone che riferiscono a eventi avversi dopo la vaccinazione anti-Covid. E io ringrazio gli estensori di questa mozione perché credo che sia comunque un momento di confronto importante. È un tema che va, come è stato detto, trattato con serietà, senza assolutamente negazioni, però attenzione anche senza scorciatoie che rischiano di indebolire la fiducia nella scienza, nella medicina e nel servizio sanitario pubblico. Partiamo da un punto fermo. La scienza non è infallibile e soprattutto non ha mai rivendicato di esserlo. La scienza funziona proprio perché riconosce i propri limiti, i propri errori, misura i danni collaterali, corregge le ipotesi e questo è il cuore del metodo scientifico. Karl Popper ci ha insegnato che una teoria scientifica non è tale perché confermata, ma perché può essere smentita dai fatti. E questo è il falsificazionismo, cioè formulare ipotesi, metterle alla prova, modificare quando i dati lo impongono. Riconoscere l'esistenza di eventi avversi non è una sconfitta della scienza, ma è esattamente il suo funzionamento normale. Però credo che debba essere fatto un passo in più. Non tutto ciò che è empirico è scientifico. Abbiamo sentito tanti esponenti magari dire oggi è una bella giornata di sole, quindi il cambiamento climatico non esiste. Oggi fa freddo, il cambiamento climatico non esiste. È come dire io oggi ho mangiato una pasta asciutta, vuol dire che la fame nel mondo non esiste. L'esperienza individuale è un punto di partenza fondamentale, però non può essere il punto di arrivo. E soprattutto la scienza non si limita a raccogliere dati, ma li ordina, li confronta, li verifica, distinguendo correlazione e casualità. Dire dopo non significa dire a causa di. E questa è la distinzione che risale a Galileo Galilei e secondo me è importante ricordarlo in quest'Aula. La mozione sembra partire dall'idea che manchi un sistema pubblico di ascolto, verifica e presa in carico. Però questo sistema, magari perfettibile, già esiste. È attivo in Italia un sistema di farmacovigilanza, esiste a livello europeo e ha raccolto centinaia di migliaia di segnalazioni di eventi avversi. Li ha analizzati e li ha classificati. La maggior parte di questi riguarda eventi non gravi. Gli eventi gravi sono rari, ci sono, vanno affrontati con serietà, senza sottovalutazioni e in ogni caso, ogni volta, il nesso causale viene valutato caso per caso. E soprattutto questo sistema ha comunque portato a modifiche delle indicazioni cliniche, quindi è stato importante. Le persone che stanno male sicuramente non vanno banalizzate, ma proprio per questo credo che serva una presa in carico che non faccia distinzioni. C'è già un sistema sanitario pubblico di alto livello, con competenze di alto livello, e la risposta corretta, dal mio punto di vista, è rafforzare la specializzazione clinica, non creare ambulatori separati. Esistono già tante patologie rare e invalidanti che non hanno percorsi dedicati, potremmo citarne tante, e credo che il rischio sia quello di introdurre una sorta di gerarchia politica del dolore o di chi ha bisogno di un supporto. Vorrei chiudere ricordando che il Veneto deve essere molto orgoglioso della sua tradizione scientifica, soprattutto in ambito medico, è la terra di Morgagni, di Santorio, ma anche delle eccellenze nella rete oncologica, nei trapianti, in organizzazione sanitaria. E questa eccellenza nasce dal metodo scientifico. Quindi
Assolutamente sì, fondamentali gli studi sugli eventi avversi, sì alla cura dei pazienti, alla presa in carico e cercando di capire quali sono i nodi organizzativi che magari impediscono una presa in carico di persone che sentono il proprio dolore non affrontato come si deve, ma no a strutture separate. Piuttosto cerchiamo di rafforzare ciò che già funziona e soprattutto, perché ce n'è estremamente bisogno, rafforziamo la fiducia nel metodo scientifico e nella sanità pubblica. Grazie consigliere, la parola alla consigliera Besio. Grazie. Allora, questo tema richiede equilibrio, serietà e soprattutto buonsenso. Pertanto espongo una riflessione molto seria ma anche molto rispettosa. Lo Stato ha promosso e sostenuto una campagna vaccinale senza precedenti, chiedendo ai cittadini un grande atto di partecipazione e soprattutto di fiducia. E questo è inconfutabile. Fratelli d'Italia ha sempre indicato nell'eccellenza sanitaria e nella vicinanza al cittadino una linea direttrice chiara della propria azione politica. E a mio avviso prendersi cura, ascoltare e accompagnare quando all'interno del perimetro del Servizio Sanitario Nazionale emergono delle fragilità, delle paure o anche delle domande scomode va in questa direzione. Al contrario, ignorare non rafforza la sanità pubblica, la indebolisce perché alimenta distanza e sfiducia e badate bene che non è una messa in discussione della scienza e neanche un atto di sfiducia verso il nostro sistema sanitario. Ascoltare credo che sia sempre un atto di responsabilità istituzionale. Per questo, in un momento in cui anche la credibilità delle istituzioni, e tutte, badate bene, nessuna esclusa, è sotto attacco, incamerare comunque una sollecitazione significa fare un passo in più verso una riconciliazione tra istituzioni e cittadini. Come gruppo regionale Fratelli d'Italia riteniamo in ogni caso la strada proposta di buonsenso, coerente con l'idea di una sanità pubblica autorevole e vicina ai cittadini, ma anche che non rimuove il disagio, ma lo affronta con competenza e umanità. Per queste ragioni recepiamo l'indicazione di Giunta, ma continuiamo a considerare importante una riflessione in questo senso. L'intero gruppo regionale Fratelli d'Italia si astiene. Grazie. La parola alla consigliera Lanzarin. Con altrettanta pacatezza e buon senso cerco di esprimere quello che è il mio giudizio e ritengo anche il giudizio dei consiglieri della Lega. È vero, c'è stata sicuramente una campagna vaccinale importante, fuori dagli schemi, fuori sicuramente da tutto quello che pensavamo e immaginavamo. È altrettanto vero che questa campagna vaccinale ci ha salvato, è innegabile e inconfutabile. È vero che oggi c'è un sistema di farmacovigilanza, c'è un sistema tramite Canale Verde che comunque individua gli eventi avversi e li indirizza poi per quanto riguarda appunto gli ambulatori specifici. Proprio nella volontà di ascoltare quello che è successo dopo gli anni terribili del Covid, abbiamo potenziato negli anni successivi il ruolo di Canale Verde, abbiamo potenziato con delibere anche specifiche che ci sono, basta andarle a trovare e a vedere, quelli che sono i percorsi di presa in carico ancora più specifici e anche distribuiti su tutto il territorio veneto di chi può lamentare eventuali situazioni di eventi avversi, cercando appunto di andare incontro come fa un sistema sanitario pubblico, che è il nostro sistema sanitario pubblico, ma è per questo che non possiamo permetterci di strumentalizzare, ma non possiamo permetterci neanche di dare una dimensione diversa rispetto a quello che è stato e rispetto a quello che è stato messo in atto e rispetto a quello che c'è oggi riconosciuto e che è all'interno dei sistemi sanitari tutti e in particolar modo il sistema sanitario del Veneto. Quindi io posso rassicurare chi ha presentato questa mozione che gli strumenti ci sono, gli strumenti sono stati potenziati, visto appunto la campagna di massa, visto i numeri, sono stati rafforzati con anche delle verifiche specifiche.
Oggi credo che la scienza, la parte scientifica, debba sicuramente prevalere rispetto ad altre considerazioni, altrimenti non facciamo sicuramente il bene della sanità pubblica. Grazie consigliera Nazzarin, non vedo altri iscritti, quindi no, ecco, Riccardo Subski, un attimo, sempre nell'ambito di discussione o come dichiarazione di voto? Come dichiarazione di voto. Apriamo, allora, esatto, dai, allora organizziamo così i lavori. Diamo spazio alle dichiarazioni di voto per chi vuole intervenire. Consigliere Subski. Certe affermazioni andrebbero, perché sappiamo dire l'esperienza di Canale Verde è che non risponde in maniera adeguata, ma abbiamo migliaia di testimonianze, non qualcuna, che non è mia sola, quindi cerchiamo di dire che è stato messo in campo qualcosa che poi non ha aiutato la gente. Non siamo qui a dire che tutti hanno effetti avversi, ma che non ci sia accoglienza, che non ci siano percorsi dedicati quando uno si reca, questo non è vero. Lo ribadisco, lo affermo da medico che era operante nel sistema sanitario nazionale e che dopo segue qualcuno e lo segue saltuariamente. Ma questa è una condivisione con tantissimi altri, d'altronde dovrebbe ascoltare le relazioni della commissione d'inchiesta parlamentare. Lì ci sono scienziati, non medico di campagna, che portano numeri e dati che sarebbe bene ascoltare, non che certa gente che ha preso decisioni non stia nemmeno in commissione dopo essersi fatta nominare in commissione. E credo che siano questioni di valenza internazionale. Quindi non si tratta di dire facciamo strumentalizzazione, qui aiutiamo delle persone in sofferenza, la strumentalizzazione non mi interessa. Tra parentesi non posso nemmeno dire che la Regione Veneto è stata un'eccellenza. A me, medico del Servizio Sanitario Pubblico, a dicembre 2020 arrivano ancora che le lettere di indicazioni degli specialisti della Regione Veneto che si cura col paracetamolo, quando ormai era dall'inizio evidente che c'erano gli antinfiammatori come inizio di cura, per cui vediamo di non fare affermazioni che poi non sono reali. Sarà empirico il mio, ma è la realtà. Grazie consigliere, non vedo altre iscrizioni per le dichiarazioni di voto, quindi passerei al voto. Un attimo solo, la votazione aperta. Luca, se non fai un casino. Sì, sì. Votate, grazie. Perché non c'è la testa. No. Mozione è respinta. Mozione 19, sempre presentata dai consiglieri Lovatte e Sunski, richiesta di estensione alle città metropolitane delle forme e condizioni particolari di autonomia previste per Roma Capitale, con particolare riferimento alla città metropolitana di Venezia. Prego, consigliere Sunski. Prego, consigliere Lovatte. Grazie Presidente, grazie colleghi. Questa è la mozione numero 1 di questa legislatura. Anche solo per il fatto di poterla discutere io vi ringrazio. Voglio partire, prima di andare nello specifico, da una citazione del 1910, pensate. Luigi Luzzatti era veneziano e fu Presidente del Consiglio durante il Regno d'Italia nel 1910-11, poi ebbe diversi incarichi importanti a livello governativo. Nel 1919
nel mentre in cui in Irlanda si stava lottando appunto per l'autodeterminazione di quel popolo e l'emancipazione dal dominio britannico, Luigi Luzzatti denunciò il pericolo che in Italia, nel Regno d'Italia, potesse sorgere un'Irlanda veneta, mutando i paesi più patriottici e più sobri nel chiedere in ribelli della disperazione. Questo per dire che la questione veneta, la richiesta di autonomia, non è qualcosa che è venuto fuori dal ricco nord-est in momenti di vacche grasse per lamentarsi per il peso fiscale. In realtà nasce da un disagio che proviene da molto lontano. Io ora non mi addentrerò nelle questioni storiche immediatamente dopo al Risorgimento. Mi interessa mettere in evidenza che il tema dell'autonomia viene da molto lontano. Più recentemente, a parte alcuni sviluppi del dibattito degli anni 70 del secolo scorso, più recentemente agli inizi di questo secolo è iniziato un processo di forza centrifuga da parte dei comuni di confine verso i vicini enti regionali che hanno lo statuto speciale. Il fenomeno partì a Lamont e a Sovramonte 2005-2006 e poi è stato seguito da diversi episodi, forse quello più eclatante è quello di Sappada, che effettivamente è passata nella vicina regione Friuli. Questo sempre per ribadire che cosa? Che la nostra Costituzione, realizzata in condizioni storiche particolarissime 80 anni fa, creò delle differenze all'interno del territorio della neonata Repubblica Italiana che erano pienamente giustificabili in quell'epoca. Ma oggi, a distanza di 80 anni e più ormai, ci troviamo a non capire più il senso di certe sperequazioni costituzionali. Se permangono per il Sud Tirolo, alias provincia di Bolzano, le condizioni che furono non a caso definite in un trattato internazionale di De Gasperi Gruber, le disparità all'interno dell'ordinamento giuridico della Repubblica Italiana tra regione e regione, in particolar modo tra regioni confinanti storicamente unite e solo recentemente divise come il Veneto e il Friuli, risultano inaccettabili. Ecco perché i cittadini, soprattutto quelli che sperimentano la vicinanza con i confini regionali con statuti diversi, i cittadini soffrono e manifestano la loro insofferenza e cercano di farlo con lo spirito tipico dei veneti, per esempio, che è quello di essere sempre civili, democratici. Quante richieste sono state fatte tra devolution, autonomia, federalismo? Sempre la risposta finale è no e non se ne capisce più il senso. Per cui accade che, per esempio, un movimento politico nuovo nel panorama politico del secolo scorso, che era le leghe diventate poi Lega Nord, ha cavalcato questa battaglia, probabilmente anche usando a volte dei toni non corretti, tanto che si è creata nei suoi confronti una opposizione di tipo ideologico, preconcetto. Oggi forse, alla luce degli sviluppi storici, bisognerebbe provare, io credo, ad affrontare il tema del decentramento e del conferimento di maggiori competenze agli enti territoriali da un altro punto di vista, quello di difendere la democrazia nell'epoca di una globalizzazione che invece minaccia di andare verso una centralizzazione tecnocratica in tutti gli ordinamenti giuridici dell'Occidente. Oggi la richiesta di maggiore autonomia è una difesa della democrazia. Veniamo al punto della mozione. Accade paradossalmente, non voglio fare ironia, ma un elemento a tratti comico io lo rivedo, anche perché io in passato ho fatto parte della Lega Nord, un partito che non c'è più, ma ne ho fatto parte per quasi 15 anni. 35 anni di battaglie proseguite anche dal partito che ha ereditato le battaglie della Lega Nord hanno portato quasi a un nulla di fatto, salvo vedere che adesso in Parlamento c'è un provvedimento di legge che vuol dare l'autonomia. Consigliere, scusi, ma deve concludere. Ho sbagliato, chiudo.
che dà l'autonomia a Roma Capitale. Bene, quello che noi chiediamo cos'è? Di non creare più disparità territoriali, di estendere a tutte le città metropolitane lo stesso provvedimento con un piccolo emendamento e di comprendere anche Venezia nella sua specificità in questa richiesta di autonomia, sperando in futuro che una riforma costituzionale riprenda in mano l'intero discorso. Grazie. Grazie consigliere. Altri iscritti? Consigliera Besio. Grazie. Allora, Consigliere Besio. consigliere Besio. Allora, la mozione tocca delle corde sensibili e condivisibili, richiamando il desiderio di riconoscere il ruolo unico di Venezia e la spinta verso una maggiore autonomia. Però la proposta, che fa leva sul sentimento identitario veneziano, rischia, così formulata, di generare, secondo noi, una proposta politicamente controproducente. Analizzando le premesse del disegno di legge costituzionale su Roma Capitale, emerge chiaramente che le peculiarità della capitale, sede di organi costituzionali, ambasciate e organismi internazionali, sono uniche. Quindi tentare di assimilare Venezia a Roma o estendere lo stesso modello a tutte le città metropolitane italiane svilisce, io credo, invece di proteggere la specificità veneziana. Applicare questo modello significherebbe trasformare Venezia in un'entità autonoma separata dal resto del territorio regionale e questo non aumenterebbe la forza della città, ma frammenterebbe la potestà legislativa della regione in un momento in cui il Veneto sta lottando per l'autonomia differenziata. Venezia non è solo una città, è il capoluogo di una regione che per quasi un millennio è stata la sua terraferma. La sua forza risiede nell'essere il cuore pulsante di un sistema regionale integrato. Invece di inseguire modelli che la isolerebbero, Venezia deve essere sostenuta nella richiesta di specificità verso lo Stato. Quindi noi proponiamo degli emendamenti. Gli emendamenti proposti mirano a valorizzare Venezia senza ricorrere a modelli di autonomia simbolici o frammentari, puntando piuttosto su strumenti concreti e pragmatici, proprio nell'ottica di sostenerla nella sua unicità, ma sempre come parte integrante della regione ed evitando anche percorsi che rischiano di trasformare proclamazioni simboliche in iter legislativi lunghi, lunghissimi e inefficaci. Allora, la proposta emendativa è questa. L'oggetto noi vorremmo modificarlo, come avevo anche già sottoposto ai firmatari, in rafforzamento del ruolo e delle competenze della città di Venezia. Secondo emendamento, dopo la frase impegna la Giunta regionale, il punto 1 verrebbe sostituito con a farsi parte attiva presso Governo e Parlamento affinché la riforma dell'articolo 114 della Costituzione, attualmente in discussione con riferimento a Roma Capitale, sia l'occasione di un'iniziativa politica che abbia la finalità di prevedere l'attribuzione di funzioni più ampie ai comuni capoluogo delle città metropolitane. Dopo il punto 1, il punto 2 verrebbe sostituito in questa maniera: sostenere in ogni sede istituzionale e politica il carattere unico sotto il profilo storico, culturale, ambientale e identitario della città di Venezia, riconosciuta quale patrimonio della civiltà e della cultura, e promuovere in collaborazione con tutti gli enti competenti un intervento concreto finalizzato al rifinanziamento della legge speciale per Venezia. Il punto 3 eliminato e dopo il punto 3 il punto 4 sostituito con a riferire al Consiglio regionale in ordine agli sviluppi del dibattito istituzionale e parlamentare sulle iniziative intraprese, nonché alle azioni promosse per il rafforzamento del ruolo e delle competenze della città metropolitana di Venezia e per il rifinanziamento della legge speciale per Venezia, parallelamente alla riforma dell'articolo 114 della Costituzione. Grazie. Prego consigliera. Consigliera Sambo. Sì, mi scuso, no, in realtà volevo capire se queste modifiche erano, perché ovviamente cambia il dibattito, se le modifiche erano accolte da parte dei proponenti, perché altrimenti parliamo di un altro dibattito. Mi scuso, ma mi ero prenotata prima. Chiaro. Bene. Allora, ricordiamo che gli emendamenti sono firmati dal consigliere Barbisan, se non ho capito male, sono stati presentati dalla consigliere Besio, per correttezza di informazione, e non lo dico perché poi la possibilità di ritirarli o modificarli è in capo a chi li ha firmati. Fermi. Allora, innanzitutto abbiamo i presentatori, il primo firmatario è il consigliere Lovat. Veda gli emendamenti e ci dà consenso oppure meno, cioè li accetta oppure no. Li ha già visti?
Chiedo 5 minuti dei miei, Prego, 5 minuti. 5 minuti dei miei e vi do risposta subito. 5 minuti, restate fermi, perché sono 5 minuti, guardate, sono già 4 minuti. Prego? Sì, vediamo una copia. Facciamo delle copie per i consiglieri. Fermi, non muovetevi, adesso arrivano gli emendamenti. Montano Ariello, ti sei sempre avanti in Rio. Ma intanto vi ricordo che questo è l'ultimo provvedimento di giornata, poi facciamo la capigruppo. No. L'ho detto, ma c'è confusione. Ultimo provvedimento, poi capigruppo e poi si va. Vi consegniamo il programma fino a luglio e via. Fatto consigliere? Perfetto, complimenti anche per i tempi. Accomodatevi che riprendiamo il consiglio. Ultimo, io è la terza volta che lo dico, ma non ascoltate. È l'ultimo punto dell'ordine del giorno di oggi. Poi a seguire la conferenza dei capigruppo nella Sala del Leone. 5 minuti ma la dobbiamo fare. Prego, consigliere Lovat. Non c'è il consigliere, attendo un attimo, c'è il consigliere Barbisan che deve entrare. Perché poi deve dirci, se chiamate il consigliere Barbisan per favore. Non c'è? Consigliere Barbisan? Trovato? Scusi un attimo, consigliere. Tanto nell'attesa può finire l'intervento di prima. Sì, visto che non avevo niente da fare. Eccolo qua, prego consigliere. Grazie Presidente. Allora, voglio essere estremamente franco, noi apprezziamo molto l'atteggiamento della maggioranza che ci offre la possibilità di far approvare un provvedimento così sentito. Per favore,
C'è un intervento su 4 emendamenti, ascoltatelo, poi votiamo e si chiude. Ripeto, noi apprezziamo molto, ma davvero, l'offerta della maggioranza che ci offre la possibilità di portare a casa un successo su un'iniziativa nostra, la numero 1, e anche simbolica, molto sentita. Tuttavia, nel valutare gli emendamenti, ci accorgiamo che l'obiettivo primario che noi ci eravamo posti viene di fatto deviato. Cioè, noi cosa volevamo fare? In un momento in cui in campagna elettorale a Venezia tutte le forze politiche dicono apertamente di volere specialissime forme di autonomia per Venezia, chiedono lo statuto speciale, chiedono di tutto, molto più di quanto noi diciamo qui, però poi se noi vediamo il testo una volta emendato ci accorgiamo che non è più la stessa cosa. Noi volevamo ottenere quale obiettivo? Quello di far esprimere il Consiglio regionale nei confronti del Parlamento in maniera il più possibile maggioritaria, affinché al Parlamento arrivasse questo messaggio dal territorio veneto e siccome lì stanno già lavorando, fossero loro a essere coerenti a Roma con quanto viene detto sempre anche qui a Venezia e in Veneto. Per cui, ripeto, ringraziando per lo spirito collaborativo e per la dimostrazione di considerarci, però siamo costretti a rigettare la proposta. Grazie. Grazie consigliere. Consigliera Sambo, adesso è chiara la situazione? Sì, no? è chiarissima, grazie. Ricordo che gli emendamenti non accettati non si votano, quindi siamo in ambito di votazione di mozione. Certo, allora intervengo ovviamente in ambito di mozione non emendata per dire che certamente ci sono dei punti che possiamo condividere, quindi quello della necessità di un diverso assetto istituzionale delle città metropolitane, ma secondo noi, proprio per la questione relativa a Venezia, questo non è sufficiente. Nel senso che, seppur diciamo in un criterio più generale e parlamentare ci potrebbe essere in questa discussione, ma se noi lo caliamo sul contesto veneziano, per noi invece quello che è essenziale e che già è ad oggetto in questo momento di una proposta di legge costituzionale del senatore Martella da oltre un anno, dal 2025 in Senato, è proprio quello invece di uno statuto speciale per Venezia. Perché secondo noi la proposta appunto di uno statuto speciale per Venezia è quella che più affronta le unicità e le specificità di questa meravigliosa città che non ha eguali in tutta Italia, ma direi in tutto il mondo. E lo dico perché ormai il problema di Venezia, lo ricordiamo, già nel 73 con la legge speciale per Venezia fu affrontato in modo unanime per di più dal Parlamento, veramente con un lavoro di comprensione delle difficoltà di fronte a quella che era stata appunto il periodo storico, ma non è bastato. È stata una legge importantissima che ha certamente contribuito a cambiare in parte la città, ma non è bastata. E quindi è evidente che per una città così speciale, così unica, con tutte le sue peculiarità, e io credo insomma che un po' avete iniziato insomma a viverla anche voi consiglieri, seppur nel piccolo, e anzi vi invito a viverla veramente questa città per poterla comprendere, ci sia bisogno di qualcosa di più. E questo qualcosa di più non può essere, come era una proposta invece presentata dalla consigliera Vesio, la semplice rifinanziamento della legge speciale, che in questi anni per di più di governo del centrodestra non c'è stata minimamente e non ha affrontato i problemi, perché quelli sarebbero semplicemente anno dopo anno la richiesta e la negazione in alcuni casi o l'accoglimento a seconda del governo o delle risorse nazionali di risorse speciali ma non costanti. Per questo c'è bisogno di uno statuto speciale, in primis anche per le risorse, ma non solo per le risorse, perché è evidente che c'è bisogno anche di un assetto istituzionale e di governo della città che sia più legato alla città e quindi che sia di competenza diretta della città. Per questo mi fa un po' strano anche quando dal centrodestra arrivano contrarietà a questo tipo di proposta che noi abbiamo fatto
presentazione insomma, da parte del senatore Andrea Martella, ma in realtà condiviso con tantissime forze politiche che oggi fanno parte della cosiddetta stagione buona, ma è quello proprio di riconoscere questo statuto speciale, queste garanzie di finanziamenti, quindi anche dal punto di vista finanziario e quindi dal punto di vista delle risorse costanti e non a spot come avviene con la legge speciale che purtroppo in questi anni il governo di centrodestra appunto non ha rifinanziato adeguatamente e lo vediamo tutti i giorni, e con un assetto istituzionale di governo della città più chiaro, perché sappiamo quante sono le competenze in città, quanti sono gli enti che governano questa città e che però creano anche molta confusione. Per questo il nostro sarà un voto di astensione, perché il principio di riconoscimento, diciamo, delle specificità, del decentramento e della vicinanza delle istituzioni ai governi più vicini al cittadino lo condividiamo come principio, ma per noi Venezia ha bisogno in modo concreto di uno statuto speciale. Vi assicuro che questo è stato frutto dopo decenni anche di un'elaborazione politica della città che non era così qualche decennio fa. Ci si è resi conto, e io credo che dovrebbero tutte le forze politiche rendersi conto, che la legge speciale non basta, che forme istituzionali fino ad ora attuate non bastano, ma è invece necessario il riconoscimento appunto di uno statuto speciale per Venezia. Grazie consigliera Sambo. Consigliere Del Bianco, prego. Sì, intervengo perché la questione mi interessa molto per ovvie ragioni che ho già anche ricordato in altri interventi in quest'Aula, perché io credo che quando parliamo comunque di questioni che riguardano il riordino istituzionale ci debba essere davvero sempre una grande attenzione. Per questo ringrazio anche i consiglieri proponenti di questa mozione, perché comunque accende un faro su una questione, e anche nelle premesse alcune cose io credo siano più che condivisibili, al di là della questione delle città metropolitane. Io lo dico anche in qualità di esponente di un partito che ha, secondo me, una colpa forte, condivisa, devo dire, con tutto l'arco costituzionale italiano, di aver riformato, secondo me, male la questione delle province. E io penso che quando parliamo di questioni di città metropolitane e di riordino degli enti territoriali, qui serve fare un discorso molto serio, perché ci accorgiamo cammin facendo e andando avanti anche con gli anni che questa situazione di precarietà e di provvisorietà, peraltro definita dalla legge del Rio in questo momento, rischia di essere particolarmente complicata. Non posso non ricordare però che ogni volta che si parla in quest'Aula di autonomie territoriali siamo noi stessi, come Regione del Veneto, del tutto inadempienti rispetto a forme di autonomia che pure abbiamo concesso in legge. E non mi stancherò mai di ripetere che per quanto riguarda la legge 25 del 2014, che riconosce particolari funzioni di autonomia alla provincia di Belluno, si è fatto solo un piccolo passettino sulla caccia e sulla pesca, cioè praticamente pochissimo rispetto al complesso che prevedeva il trasferimento di autonomie in termini di politiche trasfrontaliere, minoranze linguistiche, governo del territorio, tutela del paesaggio, risorse idriche ed energetiche, e questa questione qua in particolar modo in questo momento ci riguarda parecchio, viabilità e trasporti, sostegno e promozione delle attività economiche. In tutte queste materie in cui la Giunta regionale avrebbe dovuto fare dei provvedimenti per trasferire davvero autonomia territoriale, nulla si è fatto ormai in più di 10 anni. Quindi è giusto chiedere forme di autonomia per territori di questa regione allo Stato, però altrettanto dovremmo dare noi in primis il buon esempio, perché come regione non lo stiamo dando. Grazie consigliere. Consigliere Barbisan. Grazie Presidente, ma sono veramente dispiaciuto dell'esito del dibattito che sta portando all'affossamento di questa risoluzione, perché credo che anche dalle parole dei colleghi proponenti, ma anche intravedo anche in quelle del Partito Democratico un desiderio di comuni intenti rispetto a quello che è il riconoscere la specialità di questa città che ci ospita
che ospita questo Consiglio regionale e che noi tutti reputiamo essere la capitale del Veneto. I nostri emendamenti avevano una duplice questione, sia tenere viva la questione del rifinanziamento della legge speciale per Venezia, che è un tema ordinario, diciamo, non costituzionale, sicuramente non straordinario, magari straordinario tante volte è il suo rifinanziamento, ma non certamente il suo essere una legge già vigente e posta in essere. E volevamo che questo dibattito producesse un documento capace di sostenere le forze di governo, le forze parlamentari che in questo momento stanno appunto attorno a questo tema, cercando di portare in porto una riforma costituzionale che vedesse la possibilità di prevedere l'attribuzione, come dice uno degli emendamenti che sostituisce il numero 1 degli impegni, sia l'occasione di un'iniziativa politica che abbia la finalità di prevedere l'attribuzione di funzioni più ampie ai comuni capoluogo delle città metropolitane. Ovviamente in questo ricadrebbe anche Venezia che più di ogni altro capoluogo di città metropolitane quotidianamente pone all'attenzione dei giornali, della cronaca, quali sono le peculiarità nel vivere in una città del tutto insulare. Pensavamo che questi emendamenti, che credevo fossero concordati con il proponente, potessero rafforzare il dibattito. Noi saremo costretti a esprimere un voto di astensione, ma con estremo rammarico, perché forse le fasi concitate del bilancio poi non ci hanno permesso di finalizzare probabilmente dei documenti perfettamente condivisi da tutti e di dimenticare un po' il dibattito e di ritrovarcelo oggi. Io credevo che le nostre interlocuzioni fossero state assolutamente proficue e dico con estremo rammarico, non rappresentando lo spirito del nostro partito che si è sempre battuto, anche se ricordate i temi che abbiamo affrontato anni e anni fa, no? Sulla divisione del Comune di Venezia, proprio perché riconosciamo nell'insularità, nella difficoltà di vivere a Venezia, nei costi particolari che ci sono, nell'estremo e grandioso patrimonio artistico-culturale che questa città ha in sé, rappresenta per il mondo, è una capitale mondiale e proprio per questi motivi noi riteniamo che Venezia meriti di più, meriti qualcosa di più rispetto alla legislazione ordinaria che la pone alla stregua di tante altre città che tutte queste questioni non le vivono quotidianamente e i cittadini non sono sottoposti alle difficoltà che oggi si hanno vivendo a Venezia. Quindi anticipo il nostro voto di astensione, pur riconoscendo che ci siamo e che volevamo e che continueremo a farlo e che se ci saranno altre occasioni saremo pronti a farlo, nel riconoscere che Venezia non può essere trattata come altre realtà, che Venezia nel momento in cui si parla di riforme costituzionali per Roma Capitale non può essere abbandonata dal dibattito politico, non può non essere ricompresa in quelle realtà dello Stato italiano che meritano di avere una specificità riconosciuta e che da questo ne derivino forme di legge che la possano tutelare e promuovere. Ci asterremo con grande rammarico. Grazie. Grazie consigliere Barbisan. Consigliere Besio. Dichiarazione di voto. Sì, allora, 3 minuti. Sì, velocissima. Prego. Dico semplicemente una cosa: buoni presupposti, sbagliato il metodo a partire da questo documento. Cioè la mia impressione è che
ci si voglia mettere la medaglietta di chi ha fatto cosa quando si parla di Venezia. E lo dimostra quest'Aula, questo dibattito in generale, perché non si guarda l'obiettivo comune. Tant'è che, visto che è stato nominato ben 2 volte, è curioso come il senatore Martella presenti una proposta che, attenzioni, la specificità di Venezia, a 9 mesi dalle elezioni che lo vedono candidato sindaco, dopo anni e anni che è in Parlamento. È particolarmente curioso. Mentre invece proprio dall'amministrazione veneziana in questi anni è scaturito un lavoro in sordina, a testa bassa, lontani dai riflettori, che ha fatto approdare tutto un percorso in Parlamento che è andato a modificare la Costituzione introducendo un comma aggiuntivo all'articolo 119 per cui oggi si riconosce la condizione di insularità come svantaggiosa. Finalmente oggi il dettato costituzionale ci dice che Venezia è un'isola e come isola, come tale, ha degli svantaggi che devono essere riconosciuti e tradotti in misure specifiche, servizi, scuole, trasporti e altro. Credo che su questo siamo tutti d'accordo, quindi non si tratta di chiedere privilegi. Noi abbiamo già un dettato costituzionale, io partirei da questo per poi far discendere tutta una serie di altre misure. Pertanto, quello che voglio dire io è che condividiamo di per sé il messaggio che parte da questo documento, ma non lo condividiamo con questa impostazione, perché questa impostazione, così come è strutturata in questo impianto, sostanzialmente va a svilire invece la specificità. Se noi diciamo che Venezia è unica, come possiamo dire allora prendiamo tutto quello che facciamo per Roma Capitale e lo facciamo per tutte le città metropolitane? Non vi sembra un po' una contraddizione? Lo dico invece veramente col cuore in mano e figuriamoci se non lo dico a maggior ragione col ruolo che mi è stato assegnato dal Presidente come delegata su Venezia. Quindi o siamo seri e coerenti, altrimenti sono tutte belle bandiere che ogni partito, ogni orientamento politico, ogni schieramento vuole portarsi a casa tanto per, esattamente come il progetto di legge che è stato depositato in Parlamento meno di 9 mesi fa, perché era agosto 2025, nonostante tutto il lavoro invece che in città si è fatto. Pertanto ci asterremo perché siamo, come dire, l'impressione mia è che dopo ci sia una strumentalizzazione di un voto contrario, perché quello che si va a raccontare alle persone è importante e so la capacità comunicativa di certe persone di comunicare solo qualcosa e non tutto. Ma siccome invece ci teniamo alla specificità veneziana, in questo momento congeliamo il nostro voto, non lo respingiamo, perché evidentemente non siamo contrari a una maggiore attenzione per Venezia, ma non in questa maniera. Grazie. Grazie consigliere Besio. Altri interventi? Consigliere Baldan Flavio. Allora, grazie Presidente. Allora, dichiarazione di voto. Guardi, io mi asterrò dal documento presentato dal consigliere Lovat. Non credo siano in votazione gli emendamenti di Fratelli d'Italia che non condivido, ovviamente. E lo ripeto per l'ennesima volta alla consigliera Besio, gliel'ho già scritto anche più di una volta, evidentemente non legge attentamente, ma noi siamo interessati al parere di Fratelli d'Italia. Quella proposta, a prescindere da 9 mesi, 10 mesi, è una proposta articolata frutto di un lavoro fatto a livello complessivo e che ha avuto il tramite dell'onorevole Martella come presentazione, ma è stato frutto di un'azione politica di tutte le forze presenti nella coalizione di queste elezioni veneziane. E su quel documento non sta scritto da nessuna parte che noi stiamo inseguendo Roma Capitale. Sono d'accordo con lei, le do anche ragione, Roma Capitale è una specificità a parte che ha trovato rilievo ampio in Parlamento, ma che non c'entra niente con la proposta che noi stiamo facendo per Venezia, perché Venezia è tutt'altra cosa. Abbiamo proposto una forma diversa, tra l'altro anche inserendo una questione di federalismo fiscale per dare a Venezia una proiezione che da qui ai prossimi anni disegni uno scenario di stabilità, perché veda, proseguire con la legislazione speciale, per quanto nel breve termine sia importante a livello di finanziamento, è tutta da verificare, perché poi sappiamo bene
dove sono finiti in gran parte quei fondi di finanziamento della legge speciale, viene sempre derubricata al decreto omnibus del governo di fine anno su cifre che poi non sappiamo mai quante possono essere o meno. E quindi da questo punto di vista io vi garantisco, nel senso, e gliel'ho detto, quella proposta che noi abbiamo fatto è aperta, perché se ci sono questioni di miglioramenti anche da parte di chi la pensa inizialmente o successivamente diversa da quella proposta sono ben accette, purché si trovi a livello parlamentare una coesione certo sul modello di Roma Capitale, perché è una coesione parlamentare ampia e Venezia credo abbia bisogno dal lato dell'arco parlamentare di un insieme di forze politiche che supportino la nostra provincia, il nostro capoluogo di provincia, che ha una specificità Grazie, consigliere. unica ha finito il tempo. E chiudo, grazie, che non c'entra nulla nemmeno con i capoluoghi di provincia metropolitano. Grazie. Grazie. Non vedo altri interventi, passerei al voto. Se siete d'accordo. È aperta la votazione. Spettacolo. Chiusa la votazione. Respinta. Bene, allora facciamo la capigruppo, il Consiglio è chiuso, abbiamo fatto 19 punti, che è tanta roba, bel lavoro, bravi, e passiamo alla capigruppo veloce. Grazie.